Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, bentrovati e bentornati all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 26 dicembre al 2 gennaio. Allora ragazzi, innanzitutto io ringrazio tutti i nuovi iscritti, siamo arrivati quasi a 23.000 iscritti, grazie a tutte le persone che sostengono il canale, grazie a tutte le persone che stanno scaricando l'ebook della luna nel tema natale. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, così mi aiutate a far crescere Spazio Indaco e mi aiutate soprattutto con dei like di supporto a potermi dedicare sempre un po' di più a questo canale. Per chi non li avesse ancora visti, ci sono già gli oroscopi del 2023 segno per segno. Quindi questa è l'introduzione e questa settimana ragazzi, venendo al succo, venendo agli astri, questa settimana, il giorno 29, Mercurio diventa retrogrado. Allora, io non mi voglio, cercherò di non ripetermi per non annoiare chi segue in maniera, come dire, stabile e puntuale il canale, però dal 29 dicembre al 18 gennaio con Mercurio retrogrado siamo tutti invitati a sistemare le cose del passato e invece siamo invitati a cercare di non dare vita, a non esordire con cose che vanno nel futuro. Perché? Perché Mercurio, che indica proprio l'energia delle notizie, degli spostamenti, del pensiero, delle parole, è rivolto al passato. La retrogradazione di Mercurio è un moto apparente, in realtà nel cielo il pianeta non ha invertito il suo moto, è un moto apparente, così sembra dal pianeta Terra, però ragazzi di fatto quando Mercurio è retrogrado, nonostante sia un moto apparente, è bene osservare alcune regole. C'è da dire che non tutti i Mercurio sono uguali. Per chi mi ha scritto nei commenti preoccupato che il Mercurio retrogrado del 29 dicembre fosse simile al Mercurio retrogrado che abbiamo avuto tra settembre e ottobre, no, state tranquilli, quello era un Mercurio in bilancia opposto a Giove, quindi questo è soltanto quadrato a Giove. L'opposizione di Giove è qualcosa di veramente confondente ed è qualcosa di veramente disorientante che per fortuna quest'anno non avremo mai. Nel 2023 e anche questa volta del 29 dicembre non avremo mai un Mercurio retrogrado opposto a Giove, perché se non erro Mercurio non sarà mai retrogrado in bilancia se non un soffio qualche giornata a settembre, quindi poi farò un video dedicato, non vi preoccupate. Quindi questo sarà un Mercurio retrogrado, dicevamo, congiunto a Plutone. Cosa significa? Che quello che accadrà sarà rivivere delle dinamiche del passato legate al nostro rapporto con le regole, con la correttezza, al nostro giusto uso del potere. Può essere utile per tutti voi, ve li lascio nell'info box, riguardare i video di Plutone in Capricorno, perché questo Mercurio porterà a galla, farà come un recap, farà come un riassunto di tutto il lavoro, il grande lavoro di correttezza, di etica e di polso, no? di sviluppo del rispetto delle regole a cui ognuno di noi sta lavorando dal 2008, perché Plutone è nel segno del Capricorno dal 2008, uscirà nel 2024. Se ascoltate quei video capirete in quale settore ha lentamente ma indefessamente lavorato, e quindi questo Mercurio ci fa fare un recap. Non lo vivremo tutti allo stesso modo, questo è poco ma sicuro. Chi ha fatto un lavoro, diciamo, di correzione, di correttezza, chi ha lavorato su di sé e si è assunto le proprie responsabilità e ha capito qual era il messaggio che c'era dietro alle problematiche che sono sorte in questi anni, avrà un Mercurio un po' più alleggerito. Chi ha cercato di fuggire, ha giocato un po' al gatto e al topo con le responsabilità, con la correttezza, con l'etica, potrebbe trovarsi
come dire, a dover fare i conti con qualcosa di più impegnativo. Quindi, come sempre, siccome sulla Terra vige il libero arbitrio, tocca, come dire, a noi, insomma, la responsabilità è nostra di risolverci o incasinarci la vita, insomma, no? A seconda se facciamo un po' la cicala o la formica. Più o meno è questo. Comunque non ci preoccupiamo, perché è un Mercurio congiunto a Plutone, l'abbiamo avuto tantissime volte retrogrado dal 2008 ad oggi, siamo ancora tutti qui, quindi vedremo nello specifico che cosa ci porterà. L'invito è, se dovete fare dei programmi, è cercare, no, di non mettere magari delle firme, oppure di non prendere delle decisioni importanti tra il 29 e il 18, però è una finezza questa, perché ripeto, non avendo delle opposizioni di Giove ma una lieve quadratura giusto qualche giorno, non rappresenterà delle problematiche anche legali, anche di cose poco chiare, di inganni, come può essere stato tra settembre e ottobre scorsi. Quindi è giusto, ci riporterà giusto delle dinamiche da correggere per quanto riguarda l'affidabilità, la responsabilità, la maturità e il rispetto delle regole. A livello mondiale, dato anche la quadratura con Giove in Ariete, io credo che si riparlerà, ci sono delle novità, delle cose che ritornano a galla forse in maniera un po' cruenta, o comunque più che cruenta, intensa per quanto riguarda le questioni legate alla Russia, a Putin e all'Ucraina, perché per tutta una serie di questioni e per l'opposizione che Giove e per la dissonanza che Mercurio fanno a Putin, ci saranno degli sviluppi, insomma, no? Ci saranno dei cambiamenti. Come ho già accennato, come ho già spiegato nelle introduzioni dei video precedenti, c'è una rivisitazione proprio dei poteri grandi, dei poteri occulti, degli omicidi, di cose, no? Di persone scomparse, potrebbero scoprirsi delle cose con questo Mercurio retrogrado congiunto a Plutone, e anche il fatto della Chiesa, anche la scoperta di nuove rivelazioni sul caso di Emanuela Orlandi, anche se cercano sempre di insabbiare tutto perché sono andati a scoperchiare delle personalità praticamente intoccabili, potrebbe avere degli interessanti sviluppi. Mercurio retrogrado e Plutone sono congiunti, saranno congiunti fino al 18 gennaio sul Sole della povera Emanuela Orlandi, quindi potrebbero esserci delle rivelazioni interessanti da questo punto di vista. Anche il governo italiano, per via della Premier, può avere delle novità, anche la figura di Berlusconi può iniziare, no? Non so, ad avere delle novità, e il Qatargate di cui tutti mi avete chiesto potrebbe avere ulteriori sviluppi. Diciamo che fino a marzo le istituzioni di tutto il mondo sono sotto crash test per un rinnovamento, quindi sono comunque dei tempi molto intensi. E quindi, bene o male, questo è il succo di queste giornate. Noi speriamo di avere un capodanno, una fine dell'anno preziosissima, preziosissima e serena, visto che il 31 dicembre è un portale di energia, quindi sarebbe bene trascorrerlo nella maniera più serena, più autentica, più felice, e nel cuore soprattutto, magari con le persone che si amano, o comunque da soli con se stessi, perché siamo le persone più importanti di tutta la nostra vita, anche se spesso ce ne dimentichiamo, ma siamo le uniche persone, noi stessi siamo l'unica persona veramente a cui dovremmo dare più amore possibile, perché solo così si risolve la vita. Quindi il 31 di dicembre, la notte di San Silvestro, è un portale. Chi se la sente di trascorrerlo in maniera, come dire,
ritirata e nel silenzio lo fa. Chi non se la sente assolutamente deve ascoltare il proprio cuore, la propria indole e essere felice. È importante aprire l'anno che entra, aprire il 2023, con una vibrazione del cuore, no? Di positività, e quindi non di costrizione e non di tristezza. Quindi se avete dei posti che vi piacciono particolarmente, se avete delle persone con cui vi piace stare, se potete non ve ne private. Vi ricordo che il 31 è un portale importante e se si apre con la gratitudine, proprio avendo la gratitudine nel cuore, l'anno inizia sicuramente meglio e prenderà una piega decisamente diversa, perché la consapevolezza di queste cose è tutto. Quindi vediamo che cosa porta Mercurio retrogrado congiunto a Plutone nelle nostre vite, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici del team ascendente Ariete, questa settimana inizia una sorta di recap per quanto riguarda le vostre aspirazioni, per quanto riguarda la vostra carriera, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui volete realizzarvi. Quante volte dal 2008 ad oggi avete cambiato rotta, cambiato indirizzo, modificato le aspirazioni, modificato i compagni di viaggio, o quante volte avreste voluto e magari, siccome siete legati al tempo, alla costanza esclusivamente per le cose riguardanti la carriera e il lavoro, non siete mai riusciti ad uscire dalla routine. Ritorna questa ancora una volta questa tematica. Per chi di voi, per chi ha sviluppato una sorta di flessibilità per quanto riguarda il lavoro, chiaro che vi siete concessi di correggere il tiro dal 2008 ad oggi, non sempre, non con la stessa costanza, però vi siete permessi, vi siete dati il permesso di cambiare quando le cose non vi piacevano e soprattutto di evolvere. In questo caso probabilmente le tematiche che tornano sono più soft. Sono più soft, probabilmente è un recap positivo per alcuni, visto che avete anche Giove nel segno. Per altri può essere di consolidamento, perché la direzione, il lavoro di evoluzione, il lavoro di ricerca di ciò che veramente vi appaga e di ciò che veramente volete fare nella vita è talmente a buon punto, magari aiutati dall'ultimo transito di Giove in Ariete della scorsa estate, che con questo ritorno di Giove, questo ritorno di Mercurio, approfittate per essere promossi, per consolidare, per affermare quello che è già stato scelto. Altri invece che sono ancora in un posto che non vibra, che non porta soddisfazione, che non appaga. I nostri amici del team Ariete o i nostri amici del team ascendente Ariete, chi non è contento, con questo Mercurio congiunto a Plutone, uno degli ultimi, perché Plutone fra 2 anni lascerà completamente questo settore del vostro tema natale, con questo Mercurio e grazie a Giove troverà la forza di iniziare a sganciarsi in maniera lieve, ma netta e definitiva da situazioni vincolanti e frustranti e insoddisfacenti. Ovviamente io ho detto nell'introduzione e ovviamente io ripeto da giorni, da settimane, che con Mercurio retrogrado non si molla, non si prendono decisioni importanti, non si mollano situazioni, non si mollano fidanzati, anzi è un buon momento per prendere delle decisioni, ma appuntatele su un foglio e poi si vedrà.
si vedrà dopo, quando Mercurio sarà tornato diretto, si vedrà se siete ancora di quell'idea, perché una delle caratteristiche di Mercurio retrogrado è proprio quello di saltare nella dualità della mente da una cosa all'altra. Però se siete tra quelli che sono veramente arrivati alla misura, ragazzi, quelli che hanno veramente, che sanno che la misura è colma e che lo hanno già deciso da tempo, probabilmente dal precedente transito di Giove, siete liberi di agire e di uscire da queste dinamiche disfunzionali anche nella retrogradazione di Mercurio. Ovviamente se ad oggi, quindi prima del 29, voi siete già certi di voler andare via e magari vedete già nel vostro futuro un'alternativa valida. In questo caso questo Mercurio retrogrado sarà assolutamente utile e perfetto per sistemare queste cose del passato che non vanno più e quindi per comunicarle. Se doveste affrancarvi da un posto di lavoro o anche da una relazione oppure da una collaborazione magari con una persona che vi sta a cuore o con cui siete legati d'affetto, potete farlo sotto Mercurio retrogrado, a patto che l'abbiate già assolutamente deciso prima. Quello che vi consiglio, se avete già l'alternativa, come dire, di non confermarla durante la retrogradazione. Quindi se potete di prendervi 2 settimane, 10 giorni di respiro, Mercurio il 18 torna diretto, quindi dal 18 gennaio avrete via libera per quello che volete, anzi tra l'altro il 21 avete anche una luna nuova fantastica in Acquario che segnerà proprio un prima e un dopo nella vostra vita, un prima e un dopo assolutamente positivo, quindi più informazioni, più pianeti mi suggeriscono che la seconda parte di gennaio 2023 per gli amici del team Ariete, per gli amici del team ascendente Ariete, sarà assolutamente interessante. Quindi, prudenza semplicemente. Se avete già qualcosa, potete firmarlo, cercherò di far uscire questo video prima del 29, potete assolutamente firmarlo, potete firmare prima, ok? Quindi e per il futuro le firme che dovete andare a mettere, potete licenziarvi, ma le firme per il futuro dovrebbero essere evitate tra il 29 e il 18 gennaio. Per il resto ci sono, quindi questo è il senso di questa settimana, di questo Mercurio. Possono ripresentarsi delle dinamiche disfunzionali legate, come dire, alla dinamica vittima carnefice, se non avete molto lavorato sul concetto di abuso di potere, sia come abuso che voi fate, sia come situazioni nelle quali la vittima siete voi. Allora, se tendete a subirle, se tendete a sopportare, se non avete mai scavato all'interno di voi per capire da che cosa scaturivano queste cose, da quali dinamiche, perché accadono, perché si ripresentano sempre nella vostra vita, allora con questo Mercurio retrogrado si potrebbero ripresentare e sarete, come dire, non dico messi con le spalle al muro, ma sarete obbligati a prendervi le vostre responsabilità intorno alla luna del 5 gennaio, quindi alla fine di questa settimana astrologica, perché comunque sarà una luna talmente potente in Cancro, quella della prima settimana di gennaio, che ovviamente potrebbe essere sentita alcuni giorni prima, come sempre accade. Questa è la luna, una delle lune più forti, forse la luna più forte del 2023, e inaugura proprio l'anno, perché sarà nella prima settimana del 2023. Quindi
Se potete, osservate le dinamiche nelle quali vi trovate, sia quando esagerate voi, proprio in termini di correttezza, di imposizione della propria volontà sui colleghi, sulle altre persone, oppure vedete anche quando voi siete i soliti, come dire, sottoposti che devono subire, tra virgolette, l'imposizione gratuita del volere altrui. Cercate di lavorarci, perché non si può fare finta fino alla fine, si viene al mondo per evolvere. Quindi la luna, insomma, se voi fate orecchie da mercante, ragazzi, sto cercando di dirvela soft, ma a un certo punto la misura è colma, e quando ci sarà la luna in Cancro dei primi giorni di gennaio, alcune situazioni potrebbero essere un po' tese, quindi magari scappare di mano, proprio così, in termini di emotività e in termini di controllo della situazione. Quindi è bene avvisarvi un po' prima e osservarvi. Come si fa ad osservare queste dinamiche? Respiri profondi, ragazzi, 20, per ossigenare il cervello. Questa è una pratica yoga, e stare nell'osservazione di sé. Questo è il primo modo per risvegliare la coscienza e per prendere consapevolezza delle cose che facciamo in automatico rispetto alle cose che magari vorremmo fare. Ok? Quindi spero che questi suggerimenti vi siano utili. Io vi auguro comunque un ottimo Capodanno, vi auguro di passarlo con le persone che amate e dove volete voi. Vi mando un grande bacio e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del team Toro e cari amici del team ascendente Toro, questo Mercurio retrogrado di questa settimana, questo Mercurio in Capricorno, ambizioso, volitivo, desideroso di saperne sempre di più, vi sta chiedendo conoscenza, nonostante si tratti di vacanze di Natale, nonostante causa Urano retrogrado da mesi e Saturno in dissonanza ormai da 3 anni, nonostante siate stanchi veramente a causa di questi transiti, di tutto quello che questi transiti hanno portato, siete inarrestabili. 4-5 pianeti in Capricorno vi rendono delle macchine da guerra, non vi state riposando, non vi state fermando, ne volete sempre di più. Avete un bisogno quasi ostinato di risolvere cose, di conoscenza, di sapere la verità, di avanzare, di raggiungere obiettivi e anche di rinnovare una sorta di entourage, no? Una sorta di punti di riferimento, quello che non vi soddisfava più, le risposte che non arrivavano, delle figure che magari avete intorno, dei coach, delle situazioni, degli esperti che vi guidano, no? Ora le situazioni possono essere le più disparate, ci sono molto probabilmente delle figure da rivedere, perché in questo vostro bisogno di alzare l'asticella non tutti risuonano, non tutti sono più adeguati, perché voi sapete che ogni persona che noi incontriamo nel nostro cammino può passarci come informazioni quello che sa, che è un sapere limitato alle sue esperienze, alle sue competenze, e se noi avanziamo nella ricerca di sapere, nell'ambizione, nel migliorare la carriera, è chiaro che avremo bisogno sempre di alzare l'asticella e di avere persone performanti, prestanti, insomma avremo bisogno di eccellenza. Quindi c'è questa fase di revisione che con Mercurio retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio potrebbe portarvi a mettere in discussione delle situazioni, delle figure di riferimento, o comunque a riuscire a risolvere delle cose del passato che si erano arenate proprio perché non c'erano le persone giuste, non c'erano le competenze giuste. Quindi è una sorta, questo 2023 si apre con una sorta di strepitoso upgrade, vi riposerete in un altro momento, forse quando arriverà Giove in Toro,
ammesso non concesso perché sarà congiunto a Urano, quindi posso immaginare la mole di novità, che poi il Toro ha i suoi tempi, vuole fare tutto ma ha i suoi tempi, quindi immaginate, voi immaginate lo sclero, perché poi quando si mette fretta a un Toro si va incontro a delle sfuriate. Quindi settimana intensa, con Mercurio retrogrado avete l'opportunità di risolvere cose intorno alla luna piena che poi ci sarà nella prima settimana di gennaio e di cui risentirete sicuramente alla fine di questa settimana. Avrete ben chiare le situazioni di cui liberarvi, le cose che non vi possono aiutare più. Comunicatelo, se potete, comunicatelo quando Urano tornerà diretto e Mercurio torneranno diretti, quindi parliamo tra il 18 e il 22 gennaio. E avanti tutta, è un momento, se siete degli studenti ragazzi o se siete delle persone che lavorano col turismo, con la conoscenza, con i musei, è un momento assolutamente strepitoso per sistemare un sacco di cose, per viaggiare. C'è qualcuno che mi ha scritto: posso partire con Mercurio retrogrado? Ragazzi, assolutamente sì, perché non avete comprato il biglietto quando Mercurio era retrogrado. Capita sovente che quando si fanno delle cose con Mercurio retrogrado, poi si decida di fare delle cose con Mercurio retrogrado, poi si torni a doverle cancellare, rivedere e disdire, proprio perché è un pianeta, è un moto che genera incertezza e confusione. Allora, visto che però avete Giove in Ariete che vi rende esuberanti, vi rende particolarmente esuberanti, molto più ribelli e impulsivi del solito, non prendete decisioni impulsive così d'amblè, precipitose durante questa settimana, questa prima settimana di retrogradazione di Mercurio, quindi dal 29, perché Mercurio retrogrado congiunto a Plutone è molto utile appunto per sistemare e risolvere le cose del passato, ma è delicato come transito, anche se questo non è uno dei peggiori, è un transito delicato che non andrebbe sfruttato per prendere decisioni per il futuro. Anche quelle figure professionali che scricchiolano, insomma, cose così, sarebbe bene sì, valutarle, prenderle in considerazione, prendere appunti e poi far sì che le cose accadano, ripeto, dopo il 18-19 gennaio, perché nel vostro caso l'impulsività, visto che avete Giove in Ariete in un settore precedente al vostro segno, quindi siete siete in fermento perché state per partire, potrebbe farvi peccare di impulsività e fare insomma qualcosa di sbagliato, ok? Quindi cercate di risolvere cose passate che sapete già, non fatevi prendere dai colpi, assolutamente dai colpi di testa. Se avete degli amori con i quali magari c'è stata amaretta, c'è stata tensione, se vi piace qualcuno che è andato lontano, ci sarà che è lontano, che viene da un altro paese, da un'altra regione, che si è allontanato per lavoro, questa settimana saranno dolcissime per una riconciliazione. Se invece siete incerti, avete delle situazioni che non vi soddisfano più, sappiate che dopo Capodanno potrebbe esserci un allontanamento, potreste essere, come dire, voi gli artefici di un allontanamento. Quindi le giornate dopo Capodanno possono essere delicate qualora ci fosse già tensione. Intorno alle giornate di Capodanno avrete una grandissima voglia, le giornate dell'1, del 2, avrete già una grandissima voglia di esordire, di dare comunicazioni o anche di recriminare e dire qualcosa a qualcuno che magari avevate sulla punta della lingua da tempo. Ragazzi,
se potete evitare nelle giornate di Capodanno, no, nei primi due o tre giorni del 2023, di assecondare questa luna che si fa sempre più piena, che si oppone a Mercurio, sarebbe consigliabile. Ecco, questo diciamo il consiglio delle stelle è soltanto di tenere a bada l'emotività, perché vi farebbe pronunciare e prendere delle decisioni affrettate di cui poi vi pentirete, e dire cose di cui poi vi pentireste. E invece è un ottimo momento proprio per crescere, per realizzare obiettivi, tutti gli obiettivi che vi erano saltati magari negli ultimi 3 anni, da quando Saturno era dissonante, potrebbero sistemarsi, inanellarsi in una magica sequela di opportunità e di, non lo so, di colpi di fortuna a cavallo, insomma, delle vacanze di Natale e di Capodanno, che sembra difficile, ma sappiate che sarete baciati da un'insospettabile e inaspettata fortuna. Sappiate che si risolvono molte cose burocratiche, lavorative, legate alla materia, ad accordi, probabilmente, ripeto, vi rilasserete, no? Come sapete fare voi in pieno relax, magari dopo, perché questa settimana è veramente interessante e soddisfacente. Quindi io so che comunque quando portate a casa il risultato siete contentissimi, fosse anche il giorno di Natale, quindi io vi auguro una fine dell'anno strepitosa e un buon inizio di 2023. Cari amici del team Gemelli e cari amici del team Ascendente Gemelli, benvenuti in questa settimana che vede concludere il 2022 e inaugurare il 2023, una settimana che per dei festaioli, delle persone simpatiche e briose come voi, è una settimana da passare all'insegna del divertimento e che causa cielo saturnino sarà una settimana abbastanza, insomma, si rivedrà una settimana abbastanza pragmatica. Non so quanto tecnicamente, ma sicuramente la vostra mente, no, quel motore che non si spegne mai del vostro cervello, rappresentato da Mercurio, che è il vostro governatore, nel tostissimo e determinato e concreto segno del Capricorno, congiunto a Plutone e retrogrado, vi porterà ad essere concentrati, orientati, interessati ostinatamente nel risolvere delle questioni pratiche vostre o del partner, questioni burocratiche, questioni ereditarie. Insomma, sembra essere una settimana di conti, di confronti, di progetti, di programmi. Ripeto, non so quanto sarà una settimana fisica di uffici, di cose, perché con le vacanze di Natale potreste essere bloccati in questo senso, ma sarà una settimana davvero molto utile per sistemare un sacco di cose che erano rimaste in sospeso. Allora, tecnicamente avete Mercurio che è il vostro governatore, voi ne risentite insieme alla Vergine, no? Nella maniera più tangibile, perché è il signore del vostro oroscopo. Mercurio è già in Capricorno da diversi giorni, dal 6 dicembre se non erro, quindi avete già trascorso buona parte del mese di dicembre, come dire, interessati, impegnati a fare sul serio, a sistemare cose. Adesso che diventerà retrogrado e congiunto a Plutone, insomma si andrà ancora più a fondo, dal 29 dicembre al 18 gennaio si andrà ancora più a fondo di questioni, si scoprono magagne, si sviscerano questioni, sarà un transito molto utile per risolvere una marea di cose rimaste in sospeso da tempo. Potrebbero veramente riproporsi delle dinamiche del 2011, ma anche un po' prima, insomma, perché questo Mercurio vi farà fare un recap dell'intero transito di Plutone in Capricorno, per cui vi lascio nell'info box i 2 video dedicati al lungo transito di Plutone in Capricorno, così magari se capitate per la prima volta su questo video vi fate un recap veloce e capite cosa voglio dire e cosa voglio andare a parare. Comunque i transiti sono assolutamente interessanti. Ottimo, quindi dicevo, questo Mercurio retrogrado per risolvere le cose del passato. L'invito è
data anche la quadratura di Mercurio retrogrado a Giove, a non fare come dire, dei colpi di testa, a non prendere delle decisioni impulsive tra il 29 dicembre e il 18 gennaio. Sarà quindi questo un momento zen, un momento pratico, ripeto, per sistemare cose. Se dovete aprire situazioni fiscali, cose no burocratiche, se potete cercate di farlo entro il giorno 29 dicembre, ok? Di modo che tutte le cose poi burocratiche che sistemerete, cioè non è vietato parlare, non è vietato consultarsi con delle figure professionali, se vi vengono delle idee, dei progetti, appuntateli. Certo, se dovete fare un ordine, se dovete comprare una cosa, non fatelo possibilmente, non decidete e non fate l'ordine tra il 29 dicembre e il 18 gennaio, quindi o lo fate prima o lo fate dopo, perché con la retrogradazione di Mercurio solitamente si fanno delle scelte sbagliate, tanto più che potreste essere influenzati da qualcuno, perché Mercurio retrogrado congiunto a Plutone potrebbe riportare per l'ennesima volta, potrebbe portarvi a vivere delle dinamiche disfunzionali nelle quali o voi imponete la vostra volontà o persone più adulte o che magari tendono solitamente a condizionarvi e, passatemi il termine, a manipolarvi psicologicamente, e quindi potrebbero ripremere, no? Affinché voi prendiate delle decisioni, facciate degli ordini. Quindi cercate di sospendere, no? Quindi quello che già c'è nella vostra vita al giorno 29 dicembre, tra il 29 dicembre e il 18 gennaio potete risolverlo, ma per il futuro aspettate il 19 gennaio nello specifico, e sappiate poi che avete il 21 anche una bellissima luna nuova in Acquario, quindi la vostra vita riprenderà in una maniera incredibile, e soprattutto finalmente c'è da aspettare un po', forse, però tutte le cose che dovete sistemare si concluderanno più o meno nella seconda parte di gennaio. Finalmente vi vedrà riposarvi, alleggerirvi e riprendere e recuperare del tempo per voi stessi. Quindi questa è una settimana pragmatica, attenti a quelle dinamiche disfunzionali, perché se le osservate e per una volta fate la differenza, quindi non ricadete sempre nella solita abitudine, ma riuscite a fermarvi prima e a fare diversamente o a reagire diversamente a delle vecchie situazioni, spezzate la catena. Quindi sappiate che questo mega transito è anche molto utile per fare un salto quantico, ok? Se avete delle storie clandestine, per esempio, o se tenete il piede in due scarpe, con questi transiti di Mercurio retrogrado, visto che avete anche Marte retrogrado, insomma, potrebbero saltare un po' gli altarini e potreste essere portati a prendere delle decisioni. Aspettate, se potete, non prendete decisioni impulsive, aspettate. Allora, o sospendete prima, mollate prima, entro il 29 dicembre, o il consiglio è di farlo dopo il 18 gennaio, perché in qualche modo potreste ritornare sui vostri passi, tanto più che ve lo anticipo, se non avete ancora visto l'oroscopo dei Gemelli e del team ascendente Gemelli del 2023, che Marte sarà anch'esso retrogrado per voi fino al 12 gennaio. Quindi un'indecisione sollecitata proprio in quelle giornate, entro quelle giornate, potrebbe farvi prendere delle decisioni troppo legate al mentale o alla rabbia, mentre invece successivamente potreste essere di parere completamente diverso. Quindi insomma, siete in fase di rielaborazione, di sistemazione di molte cose. Attenti alle finanze,
attenti alle spese, è probabile che dovrete, come dire, mettere le vostre risorse al servizio di qualcuno che amate, forse dovete aiutare qualcuno, forse avete promesso dei grandi regali, forse dovete dedicarvi ai figli, forse al partner, no? Avete delle risorse messe a disposizione degli altri, siete molto generosi in questo momento, state rinunciando a soddisfare i vostri bisogni principali, sappiate che con la prima luna piena di gennaio potreste avere l'occasione, come dire, felice di recuperare, però il consiglio è di non privarvi di troppe cose, altrimenti arriverete alle giornate intorno a Capodanno un pochino nervosi e quindi ci potrebbe essere un momento di tensione e di emotività fuori controllo. Quindi sì, generosi, aiutate chi dovete aiutare, voi siete sempre molto gentili e molto disponibili, però soprattutto per le persone che amate, però non dimenticatevi di voi stessi. Questo è molto importante ed è il modo migliore per salutare un 2022 che comunque vi ha dato delle soddisfazioni e accogliere un 2023 nella maniera migliore, perché comunque sarà un anno molto promettente per il lavoro, per i progetti, per il team, per le amicizie, ragazzi. L'amore richiede delle scelte, probabilmente già nelle vostre vite, se non lo è arriverà a brevissimo, però come dire, non prendete decisioni con Mercurio retrogrado. Io vi auguro un Capodanno fantastico, quindi una fine 2022 e un ottimo inizio 2023. Cari amici del team Cancro e cari amici del team Ascendente Cancro, benvenuti all'oroscopo di Capodanno, alla settimana dal 26 al dicembre al 2 gennaio e benvenuti a Mercurio, alla settimana in cui inizia Mercurio retrogrado. Allora, voi sentirete particolarmente, come dire, l'effetto di questi pianeti in Capricorno. Avete ben 4 pianeti in Capricorno per tutta questa settimana, poi Venere diventerà un po' più generosa, si toglierà dall'opposizione e quindi si ripristineranno completamente o comunque miglioreranno come dire, i rapporti sentimentali o con le persone, i rapporti affettivi, quindi anche con le persone di famiglia, con gli amici, con tutte le persone a cui volete bene. Questa settimana è una settimana di recap, come dire, per quanto riguarda le relazioni. Probabilmente qualcuno si è allontanato già, avete Venere opposta, Mercurio opposti dal 6 e dal 10 dicembre. Sicuramente c'è un momento, diciamo, di austerity, c'è un momento nel quale vi viene chiesto di rispettare le regole, di comportarvi in maniera molto responsabile, se avete mancato qualche appuntamento, se avete avuto, come dire, avete avuto più attenzioni per voi stessi che per gli altri. Ragazzi, quando i pianeti sono in opposizione, dovremmo dare attenzione agli altri. Quello che il cielo vuole in quel momento è che cerchiamo di, come dire, sacrificare o comunque mettere leggermente spostati i nostri bisogni, la nostra emotività e ci mettiamo magari nei panni delle altre persone, quindi ci dedichiamo a qualcuno, all'aiuto di qualcuno. So che sono le vacanze di Natale, so che è la settimana di Capodanno, però quello che questo Mercurio retrogrado congiunto a Plutone ci porterà, come dire, sarà rivivere per l'ennesima volta delle dinamiche probabilmente disfunzionali, perché se le avessimo risolte non tornerebbero, la vita sulla Terra funziona così, possono tornare delle dinamiche disfunzionali per cui se siamo troppo emotivi o se siamo troppo presi da noi stessi, qualcuno si allontana e noi rimaniamo magari nei nostri passi, oppure al contrario, perché nella dinamica della correttezza e del, come dire, corretto
certo ruolo di ciascun personaggio all'interno delle relazioni, si può essere vittime e si può essere carnefici. Se una persona dà sempre troppo all'altro, si mette invece troppo in secondo piano, perché qui è proprio un regolare luce e ombre, quindi un regolare eccessi e sacrifici, no? Proprio ristabilire un equilibrio tra quello che diamo a noi e quello che diamo agli altri. Questo è quello che vuole questa settimana. Quindi se invece di essere noi gli egoisti invece ci mettiamo sempre eccessivamente a disposizione, poi gli altri se ne approfittano, questa settimana, no, con Mercurio retrogrado su Plutone potrebbero riverificarsi delle dinamiche che possono riguardare le relazioni, possono riguardare i soci, possono riguardare il vivere l'amore in generale, può riguardare il lavoro, no? La situazione contrattuale o il rapporto con il datore di lavoro, per esempio. Può ritornare qualcosa nelle nostre vite, come al solito, per l'ennesima volta, che questa volta deve essere, come dire, interrotto e spezzato. Quindi osservatevi, cercate di non reagire come al solito, perché quando abbiamo sempre la solita reazione automatica non spezziamo la catena, no? È un criceto, è un reiterarsi delle solite dinamiche, perché noi abbiamo le solite reazioni. Il cambiamento avviene affinché le cose non ritornino più, affinché le situazioni complicate, pesanti non ritornino più. Il cambiamento avviene nel momento in cui noi reagiamo nella maniera diversa, che fa la differenza, che spezza questa catena, e come dovete reagire come persone adulte e responsabili. Ok? Ferree, di parola, corrette, che rispettano e che si fanno rispettare. Ok? Quindi dura lex, sed lex. Questa è la frase, il leitmotiv della vostra, diciamo, di questa settimana e della retrogradazione. Se volete affrancarvi da situazioni disfunzionali, lavorative, sentimentali, di qualsiasi genere, visto che sono proprio è proprio il vostro rapporto con gli altri che interessa i transiti di queste settimane, con Mercurio retrogrado si presentano su un vassoio d'argento varie occasioni, soprattutto nelle giornate dopo Capodanno, ve lo anticipo, quindi a cavallo fra questa settimana astrologica e la prossima, quando ci sarà una potente luna piena nel segno del Cancro, che è talmente potente che si sentirà qualche giorno prima. Ovviamente vi avviso già, vi comunico già che questa retrogradazione di Mercurio, questa futura luna piena a cavallo fra le 2 settimane, vi presenteranno su un vassoio d'argento tutta una serie di occasioni per liberarvi da qualche zavorra. Se voi, quindi con Mercurio retrogrado, sistemare le cose del passato e affrancarsi da cose che avete già deciso prima che Mercurio sia retrogrado, che non vi vanno bene più, è il momento perfetto. Quello che Mercurio retrogrado, diciamo, sconsiglia di fare, diciamo quello che una corretta interpretazione di Mercurio retrogrado sconsiglia di fare, è prendere decisioni impulsive, no? Il colpo di testa, visto che Mercurio sarà anche quadrato a Giove, così che non magari dettate dalla rabbia e dall'emotività, che potrebbe essere alta. Quindi andateci preparati, andate zen e non decidete per il futuro. Potete tenere un diario, potete prendere un appunto, però dovete aspettare, non dovete, è consigliabile attendere che Mercurio torni diretto, quindi a cavallo fra il 18 e il 19. Se avete già deciso, se lo sapete già adesso, nelle giornate di Natale, che non state bene più in un posto, e magari avete già delle alternative, parlo soprattutto a livello lavorativo, allora ovviamente potete affrancarvi, fate tutto correttamente, perché i pianeti in Capricorno chiedono questo, rispettate le regole, siate ligi, fate quello che dovete fare e regalatevi questa libertà. Se continuate, perché capita che nella vita per paura o perché ci si sente molto spompati, dati gli anni precedenti già
pesanti. A volte capita che noi non ce la sentiamo di affrancarci da situazioni che ci stanno magari uccidendo, magari tediando, magari da rapporti dove una persona è evanescente, va e viene quando vuole, insomma tutte quelle cose che non ci rendono felici e che però non riusciamo ad affrontare, perché nella vita capita, bisogna avere l'energia anche per prendere decisioni, bisogna avere energia sufficiente anche per iniziare una nuova vita o per rinunciare a qualcosa. Se non doveste farcela, in alcuni casi rimarrete preservati e quindi no, sarà per la prossima volta. In altri casi, laddove la misura è colma e quindi vi siete addormentati ormai in questa situazione di sopportazione, di non reazione e non ci pensate neanche più ad emanciparvi, in alcuni casi l'universo, per spingervi a reagire, perché comunque la vita sulla Terra ha uno scopo evolutivo e non ci si può addormentare all'infinito in determinate situazioni, potrebbe far allontanare l'altra persona, cioè potrebbe crearvi l'attrito dall'esterno proprio per rimettervi in piedi, ok? Quindi quello poi, la reazione a tutto ciò dipende data dal libero arbitrio e dalla consapevolezza di ciascuno, no? Quindi se state morendo in un lavoro o in una relazione e voi ormai vi siete abitati su voi stessi, potrebbe nelle giornate di Capodanno, magari in prossimità di quella luna piena, potrebbe accadere che siano quelle situazioni che si tolgano a voi. Io vi faccio, poi la reazione dipende da voi, le decisioni dipendono da voi, io vi leggo quella che è l'interpretazione, no, l'interpretazione possibile dell'energia, quindi spero di esservi utile, no, preparandovi a questa cosa. Sappiate che ogni transito che ci accade è evolutivo ed è per il nostro massimo bene, quindi io vi ricordo che con Giove in Ariete comunque state inaugurando una nuova vita. Giove è appena tornato, ma vedrete che la primavera del 2023 sarà molto effervescente, quindi vi terrà molto in allenamento, mettiamola così. Non sarà un periodo di panciole, sarà un periodo di sfide che però vi porteranno veramente lontano, perché il cancro ha un 2023 strepitoso. Per chi non avesse visto il video, c'è l'oroscopo cancro 2023 che è pieno di promesse fantastiche, però per accogliere il nuovo e per realizzarsi dobbiamo uscire dalle situazioni di stallo. Quindi io vi auguro che tutto vada nella maniera migliore per voi, vi auguro una fantastica fine 2022, una bella notte di San Silvestro e un buon inizio 2023. Cari amici del team Leone, cari amici del team Ascendente Leone, benvenuti all'oroscopo di Capodanno, benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 26 dicembre al 2 gennaio e benvenuti alla settimana di Mercurio retrogrado in Capricorno, all'inizio del transito di Mercurio retrogrado, ci siamo finalmente. Un transito che durerà, se avete seguito, se vi è capitato di guardare i video precedenti, che durerà dal 29 dicembre al 18 gennaio. Allora, nel vostro caso, questa retrogradazione di Plutone, questa retrogradazione di Mercurio congiunto a Plutone, scusatemi, vi porterà a rivedere diverse situazioni lavorative, diversi programmi del quotidiano e diverse questioni di salute, magari cose lasciate in sospeso, cose che non si erano risolte. È un transito molto utile per rivedere queste cose e sembra palesemente improntato all'idea di selezione invece che di aggiunta, no? Perché spesso con Mercurio retrogrado uno dice ok, adesso faccio questa cosa. Sembra che il suggerimento degli astri sia orientato a
alla selezione. Faccio un esempio, visto che è un mercurio che vi riguarda dal punto di vista della salute, se avete degli eccessi si potrà arrivare al punto per cui con questo mercurio retrogrado vi darete una regolata, oppure data la tendenza all'eccesso anche col trigono di Giove o sotto le feste, sarete costretti, se non lo fate voi spontaneamente, a darvi una regolata. Da questo punto di vista c'è anche una riqualifica e una selezione e una sostituzione dei professionisti che vi seguono. Il dentista storico, non so come dire, che ne so, l'ortopedico, l'oculista, avete presente tutte quelle figure, no, professionali a cui fate solitamente riferimento? Ok, c'è una sorta di selezione, c'è una sorta di upgrade con questo mercurio retrogrado, per cui sappiate che ci sarà una sostituzione. L'unico consiglio che vi do è di non decidere di andare da qualcuno, cosa che farete sicuramente, perché ci saranno, diciamo, delle combinazioni tra il Giove in Ariete che vi spinge a dare inizio a nuove situazioni e a liberarvi di zavorre, quindi probabilmente lo saprete, lo farete, però sappiate che tra il 29 dicembre e il 18 gennaio, complice, diciamo, una dissonanza che nel vostro caso si sente tra Giove in Ariete che spinge e Mercurio in Capricorno retrogrado che invece vorrebbe i suoi tempi, è probabile che andiate impulsivamente da qualcuno di nuovo e non vi troviate soddisfatti. Quindi se non riuscirete ad attendere, se farete dei colpi di testa, diciamo, durante la fase di retrogradazione di Mercurio, sappiate che probabilmente le soluzioni che vi verranno, no? Che vi si presenteranno, che sceglierete d'amblè così impulsivamente, potrebbero non essere quelle giuste, e quindi come sempre succede quando c'è Mercurio retrogrado e si prendono delle iniziative impulsive, poi bisogna ritornare sulla cosa 50 volte, quindi poi bisogna magari andare da qualcun altro, no? Perché l'energia con Mercurio retrogrado è molto buona per valutare, risolvere, sistemare, approfondire situazioni che si sono già presentate nel passato e che già conoscete, perché la vostra mente, l'energia è orientata appunto a queste cose e non è, come dire, favorevole, non è positiva, non è incline a guardare al futuro, non è il momento giusto, diciamo che è come se si andasse controcorrente, e quindi le cose escono sempre, insomma, un po' così. Quindi abbiamo detto, c'è una rivalutazione e una messa in discussione di figure professionali che vi seguono, quindi soprattutto per quanto riguarda la salute, è arrivata Milla, quindi no, noi lo prendiamo come un segno. Rivisitazione anche di figure come il commercialista, potrebbe cambiare anche il datore di lavoro, dei colleghi, no? Sembra che ci sia una trasformazione. Ovviamente, probabilmente non si tratta di, come dire, di fulmine a ciel sereno, sono cose, no? Che se Mercurio è retrogrado in Capricorno con Plutone, sono cose che sapevate già, che avevate già snasato, e che quindi con questo Mercurio retrogrado, insomma, si possono, come dire, si arriva alla conclusione. Diciamo che c'è proprio una fine di cicli, di situazioni e di dinamiche che magari si trascinano dai tempi di Saturno in Capricorno, magari dal 2020, e alcune di esse, ovviamente non tutte, sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista della salute, non sono più adeguate, no? Non vanno più bene. Un'altra cosa che avrete occasione di dover modificare, semmai non doveste, come dire, andarci voi incontro a questa cosa con Mercurio retrogrado, è una serie di atteggiamenti, di abitudini, di cose ormai conclamate che fanno parte della vostra quotidianità e che probabilmente con questo Mercurio congiunto a Plutone saranno messe in discussione proprio per essere trasformate, no? Perché non vanno più bene. Quindi se soprattutto nelle giornate dopo Capodanno doveste avere
in occasione, no, dei giorni precedenti la luna piena, che poi ci sarà a cavallo, diciamo, ci sarà effettivamente nella settimana astrologica successiva a quella che stiamo interpretando adesso, però è una luna talmente potente in Cancro che si potrebbe far sentire. Quindi sappiate che il tasso di emotività a cavallo fra questa settimana astrologica e l'altra sarà molto forte, quindi andateci preparati, andateci zen, i soliti respiri profondi, perché avrete magari in quelle giornate lì il livello di insoddisfazione per tutte queste cose che vanno tolte, no? Queste situazioni che vanno eliminate e che invece magari per abitudine, per pigrizia, per circostanza tenete ancora attaccate a voi, però covate dentro una voglia di libertà e di liberazione non indifferente, allora sappiate che potreste arrivare proprio a un acme di tensione, di esplosione di emotività nelle giornate diciamo dal 2 gennaio, quindi da dopo Capodanno, quindi sapendolo, se c'è qualcosa che proprio vi pesa, magari comincia per non arrivare proprio ai fuochi di artificio, no? Cercate di togliervi degli impegni, delle pesantezze, iniziate, ecco il consiglio delle stelle è di iniziare a dire qualche diplomatico no, a mettere qualche paletto, a stabilire delle zone così di difesa, perché insomma sembra che abbiate, per recuperare energie, per riprendervi da tutto quello che gli ultimi 3 anni di Saturno opposto dall'Acquario vi hanno portato, sembra che voi abbiate bisogno di una sorta di epurazione, di eremitaggio, insomma di liberazione da un sacco di seccature che per diplomazia, per convenzione, per gentilezza, per eleganza mantenete e che invece di aiutarvi, invece di risolvervi le cose, ve le appesantiscono. Quindi la fine dell'anno 2022, l'inizio del 2023, Mila ce lo sottolinea, iniziano, no? Si svolgono all'insegna della selezione e insomma del mantenere soltanto quello che per voi è veramente utile, veramente importante ed eccellente. Quindi tutto quello che dovesse saltare fuori con questo Mercurio retrogrado, anche cose spiacevoli, sono semplicemente sono dei segnali palesi dell'universo per farvi sganciare da cose che non vi appartengono più. Quindi liberatevi. Io vi auguro che quest'anno si concluda e che il 2023 inizi all'insegna della leggerezza, anche perché avete Giove in Ariete, quindi qui c'è una partenza a sprint nel 2023 che vi porterà assolutamente lontano e assolutamente alleggeriti, come è bene che sia. Quindi io vi auguro una notte di San Silvestro bellissima, serena e un buon inizio 2023. Cari amici della Vergine e cari amici del team Ascendente Vergine, benvenuti ad una settimana molto energica, molto positiva per voi. Avete uno stellium, avete 4-5 pianeti nel segno del Capricorno, ci sono delle grandi novità. Mercurio, il vostro governatore, torna retrogrado e quindi avrete l'occasione nelle prossime settimane di fare una sorta di, a partire da questa settimana ovviamente, di fare una sorta di recap sulle dinamiche legate all'amore, al modo di divertirsi, al vostro rapporto con la fortuna, con la buona sorte e i figli. Quindi vi rendete conto che l'argomento, cioè che c'è tanta roba e che gli argomenti sono spinosi, perché ci sarà un recap, quindi un rivivere, no? Fare un bilancio di quello che è stato il lungo lavoro di Plutone in Capricorno dal 2008 ad oggi, perché sicuramente se andate a guardare, no? Se vi soffermate, fate una riflessione su come sono andate le cose dal 2008 ad oggi, sulle questioni sentimentali, sul rapporto con i figli,
sul vostro modo di divertirvi, che magari in alcuni casi può essere stato assente o in alcuni casi può essere stato eccessivo, a tratti distruttivo, poi ovviamente il vostro rapporto con l'amore e con i sentimenti. Allora, per chi non avesse visto ancora i video di Plutone in Capricorno, sul canale ce ne sono 2, io ve li lascio nell'info box, nei link, in caso ve li metterò anche nei commenti, perché a volte nell'info box non si arriva. E ci sono 2 video sul transito di Plutone in Capricorno segno per segno. Se li ascoltate, se ascoltate, no? Il segno della Vergine, se avete il Sole in Vergine, o se ascoltate se avete l'ascendente Vergine, ascoltate sempre le previsioni della Vergine, lì viene spiegato tutto l'iter, no? Cioè tutte quelle che sono state le problematiche che avete vissuto e qual era il messaggio che c'era dietro. Ora, l'essere umano viene sulla Terra per evolvere, ma ci sono dei segni che fanno un po' più resistenza. Il team Vergine, il team ascendente Vergine a volte sembrano essere cocciuti, perché il Mercurio di Terra che li governa, che ci governa, tende ad essere rutinario e quindi tende a voler fare sempre le stesse cose allo stesso modo, e anche se arriva la mazzata, come dire, il segnale negativo, il rimprovero, Vergine, ascendente Vergine, comunque tutti i valori in Vergine sospendono un attimo per paura, arretrano e poi ricominciano in maniera simile. Quindi c'è una certa resistenza al cambiamento. E che cosa significa? Che quindi sicuramente in quei settori abbiamo avuto delle problematiche, abbiamo avuto delle difficoltà, però alcune cose le abbiamo apprese, altre probabilmente abbiamo rifiutato di apprenderle, no? Quindi solitamente la Vergine, quando una cosa gli viene più naturale, più facile, la fa, quindi il cambiamento lo fa. Dove c'è l'ostacolo, lo zoccolo più duro, che poi sarebbe proprio la parte dove andare a mettere le dita, no? Proprio il dito nella piaga, come si suol dire, lì la Vergine fa resistenza, perché è un segno comunque delicato, raffinato, sensibile, e ha anche orrore della sofferenza, diciamole, no? Diciamo le cose come stanno. Oltre all'insicurezza c'è anche una delicatezza, una sorta di eleganza che fa prendere le distanze da tutto quello che è disdicevole, no? Che è brutto, tra cui anche le ferite interiori, i traumi che magari, no? La Vergine è bravissima a fare rimozione. Quindi che cosa significa? Che quando noi non vogliamo recepire il messaggio che c'è dietro ad un'esperienza, quella cosa, quel film si ripete tantissime volte finché non lo capiamo. Quindi poi con un po' di buonsenso, che a Vergine e ascendente Vergine alla fine non manca, se uno capisce che se apprende il messaggio, se fa scendere il cambiamento nella propria psiche, le cose vanno meglio, poi alla fine lo fa, e il segreto è quello. Quindi a seconda di quanto vi siete rimboccati le maniche dal 2008 ad oggi, quindi a seconda di quanto vi siete messi in gioco e avete accettato di cambiare, di modificare certe dinamiche, e quindi di capire che il cambiamento doveva partire assolutamente da voi, allora questo Mercurio retrogrado può portare cose, ovviamente non siamo perfetti, non finiamo mai di migliorare, quindi quello che ci arriva c'è sempre qualcosa da perfezionare, ok? Quindi può riproporsi una dinamica, un ex che torna dal passato, la gestione di un rapporto con il figlio, oppure se in questi anni avete avuto dei figli da partner diversi e quindi vanno riequilibrati il tempo, le disponibilità economiche, no? Quello che si dà ai figli, no? Andrebbe magari riequilibrato. Tutte le dinamiche che torneranno saranno quelle che vi sono sfuggite, ok? E saranno un recap. La buona notizia è che questa volta sembra che ci siano veramente i presupposti, dato il grandissimo trigono, cioè dato il grandissimo numero di pianeti in Capricorno e la combinazione che formano insieme ad Urano con Giove in Ariete, sembra che questa volta ci sia una disponibilità, un'apertura e una voglia di aprirsi al cambiamento e recepire il messaggio, che se anche dovesse tornare, adesso ci risiamo, una dinamica del passato, un pensiero,
uno scoraggiamento, no? Un atteggiamento di disfattismo che a volte poi fa mollare gli ormeggi. Se anche dovessero tornare queste cose, voi sapete che è semplicemente un'abitudine presa, cioè è un modo non corretto, non etico, di vivere questi settori che vi ricordo sono la vita sentimentale, i divertimenti, il rapporto con i figli e proprio la vitalità, la fortuna, no? Solitamente magari la Vergine può avere un rapporto un po' disfattista, un po' pessimista, tutti i segni mercuriali hanno dei down psicologici perché proprio si incarnano come scopo di vita per sperimentare le gabbie psicologiche, l'indipendenza mentale, proprio per fare esperienze nell'intelletto, no? In quello che è il regno dell'intelletto, e quindi le prove di solito si trovano in quegli ambiti, no? In quei settori. Un corretto uso di quelle dinamiche, un corretto comportamento, un'etica, un certo rispetto delle regole e una certa ortodossia nel comportarsi in questi settori vi porterà automaticamente a comprendere delle cose, no? E quindi a spezzare delle catene e quindi a chiudere con il passato. Per esempio il fatto della fortuna, questa è una cosa molto, molto sentita dalla Vergine, dall'ascendente Vergine, lo vedo dai commenti, da quello che scrivete. Solitamente, come dicevo, c'è pessimismo. Ora, i Vergine, gli ascendente Vergine sono dei grandi giocatori psicologici, nel senso dell'intelletto, proprio per la missione di vita. Un messaggio importante che dovrebbero recepire per cambiare in maniera considerevole la propria vita è proprio quello di governare i pensieri. Se noi scegliessimo con cura i pensieri, quindi la qualità delle parole e dei pensieri che immettiamo nella nostra realtà, con la stessa cura con cui scegliamo veramente le cose con cui ci vestiamo, l'abbigliamento, gli accessori, probabilmente le vite sarebbero migliori, perché la prima cosa che la Vergine e l'ascendente Vergine devono capire che in principio fu il verbo, quindi le parole che ripetiamo sempre, il tipo di termini che utilizziamo, danno veramente vita, hanno veramente delle vibrazioni, creano veramente la nostra realtà. I soliti pensieri pessimisti che Vergine, ascendente Vergine tendono a fare, magari quest'anno ancora di più, non possiamo negarlo con l'opposizione di Giove e di Nettuno dal segno dei Pesci, creano in realtà delle vibrazioni che, se vengono reiterate, confermate tutti i giorni, ad un certo punto arrivano ad un punto di saturazione e scatenano un evento che è della vibrazione delle cose che abbiamo detto. Quindi la battuta usata un po' troppo spesso, ma è una gioia, tutte a me, queste cose qua, no? Proprio dei mantra pessimisti, in realtà sono depotenzianti della realtà. Quindi se il messaggio grosso, fondamentale di questo Mercurio retrogrado per voi carissimi amici del team Vergine ascendente Vergine è iniziare a immettere nella vostra realtà pensieri nutrienti, positivi, ad amarvi, a non criticarvi, ma ad accettarvi in tutte le vostre sfaccettature, ad apprezzarvi, e se lo farete in una maniera costante e continua, se nel piatto della bilancia sarà immessa più positività che negatività, la vostra vita cambierà. Quindi questa tutte le cose che torneranno avranno un filo conduttore, no? Con un giusto uso del potere della mente e anche dell'atteggiamento che abbiamo nei confronti degli altri, perché a volte con eccesso di critica, con eccesso di disfattismo, quando si mettono già le mani avanti, quando non ci si aspetta più niente, poi le situazioni anche in amore, anche nella fortuna in generale, le sabotiamo noi, e poi bisogna essere dei buoni modelli per i figli. Vi ricordo
In ultimo, che la retrogradazione di Mercurio dal 29 dicembre al 18 gennaio è molto utile per risolvere le cose del passato, ma sarebbe consigliabile che non prendeste delle decisioni, soprattutto che non debuttaste in quella fase, cioè che non apriste negozi, dichiarazioni ufficiali, firme di contratti, insomma, se potete temporeggiare sarebbe sicuramente meglio. Ma ragazzi, se non potete, avete preso già degli impegni, sappiate che quell'esperienza che si inaugurerà con questo Mercurio retrogrado sarà molto evolutiva, proprio dal punto di vista, no, del corretto atteggiamento. Quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, vi auguro una fantastica fine dell'anno, un buon inizio 2023 e vi aspetto nei commenti per sapere come andranno le cose. Buon Capodanno a tutti voi. Cari amici del team Bilancia e cari amici del team Ascendente Bilancia, benvenuti all'oroscopo di Capodanno, benvenuti ad una settimana con caratterizzata da uno stellium in Capricorno unito a Giove in Ariete, che scardina delle questioni nella vostra vita familiare, riguardo al vostro patrimonio immobiliare e per quanto riguarda i contratti, quindi i cambiamenti che ci saranno probabilmente inaugurano adesso o fra poco tutta una serie di cambiamenti, come dire, ufficiali, ok? Quindi avete già avuto un primo transito di Giove in Ariete dall'11 maggio al 28 ottobre, ultimi scorsi, quindi questa è stata una prima chance, un primo passaggio, no? Della stella cometa, come la chiamo io, quindi una prima occasione. Vi è arrivata questa ventata di fuoco, qualcosa è cambiato, adesso Giove è andato indietro e ora è tornato di nuovo in Ariete, quindi se magari la prima volta ha portato un cambiamento che disorientava, adesso probabilmente siete pronti ad aprirvi a delle novità che insomma si declinano in vari modi, perché ovviamente se vi dico che c'è il cambiamento delle situazioni patrimoniali, possiamo avere delle compravendite, delle acquisizioni, delle questioni ereditarie da sistemare. Se dico che cambiano le dinamiche familiari, ovviamente anche lì il ventaglio di possibilità è assolutamente vasto, perché può esserci un figlio che arriva, un figlio che parte, potreste diventare nonni, potreste diventare genitori, potreste andare a convivere, cioè ci sono proprio dei cambiamenti, avete presente quelle svolte di vita, quella maturazione, no? Quel diventare adulti e quindi iniziare nuove fasi di vita in quello che poi il percorso della nostra esistenza terrena. Quindi per tutte le Bilancia che mi hanno scritto, per tutto il team Ascendente Bilancia che dice oddio Giove in Ariete, l'unico consiglio che vi do, ragazzi, perché non è così drammatico, cioè ci sono degli anni in cui nella vita ci sono dei cambiamenti e dobbiamo fare, se non altro, la fatica di adeguarci a quel cambiamento, è quella la cosa. L'unico consiglio solitamente quando c'è l'opposizione di Giove, e quindi mi sto riferendo al team Bilancia, non tanto all'ascendente, solitamente si fanno dei colpi di testa un poco lungimiranti, ok? Quindi innanzitutto la premessa è che dato che abbiamo già Giove opposto, dato che dal 29 dicembre al 18 gennaio ci sarà Mercurio retrogrado, sarebbe saggio, come dire, riflettere, prendersi un tempo per riflettere, prendersi un tempo per sistemare le cose del passato, cioè le cose che si conoscono già, quindi fare i conti con l'irrisolto che è già presente nella vostra vita e nonostante tutta una serie di turbolenze, perché Giove opposto poi dal segno dell'Ariete vi spinge a fare dei colpi di testa, quindi ad essere impulsivi, a decidere subito, a chiudere, a risolvere, nonostante una certa impazienza,
il consiglio delle stelle è intanto di attendere almeno per le decisioni importanti, per le questioni future, quindi per tutto quello che è un nuovo inizio, attendere il 18 gennaio, quando Mercurio tornerà diretto. Io già vi dico che questa è l'ultima settimana, come dire, di austerità e di tensioni, di sacrifici, perché il vostro governatore è nel segno del Capricorno, quindi voi avete risentito maggiormente di Venere in Capricorno dal 10, forse che di Mercurio retrogrado che verrà, poi vi aspetto nei commenti e me lo dite. Quindi la buona notizia è che il giorno 2, quindi la prossima settimana, ma ve l'anticipo perché so che siete un po', un po' scalpitanti, un po' desiderosi di vedere, di sentire che ci sono dei miglioramenti. Dal 2 la Venere, dal 2 gennaio entrerà nell'amico segno dell'Acquario e quindi già il clima, il divertimento, magari ci scappa la vacanza, se siete stati impegnati nel lavoro oppure avete seguito un familiare in queste settimane, no, di festa, magari quando arriva la Venere in Acquario potete ridedicarvi a voi, prendere del tempo per voi stessi, per riposarvi, per farvi belli, visto che siete già belli, siete il segno della bellezza ed è un modo di coccolarvi che vi alza molto le vibrazioni, che vi fa tanto bene. Magari siete stati molto impegnati e quando arriverà la Venere in Acquario potrete dedicarvi all'amore, ricongiungervi con il partner, vedere qualcuno che vi piace, stare in compagnia delle persone che gradite. Quindi se anche foste preoccupati in questo periodo con questi malanni, con queste influenze, con il Covid, come ho letto qualcuno nei commenti, qualcuno mi ha scritto, credo in direct su Instagram, ragazzi, dal 2 arrivano guarigioni, risoluzioni, quindi ci siamo, no? Ci siamo quasi. C'è questa settimana nella quale bisogna fare un recap. Qualcuno dovrà elaborare la fine di una situazione, la perdita di qualcuno, l'allontanamento di qualcuno dal nucleo familiare, qualcosa che è già accaduto precedentemente, cioè forse dovete mettervi al tavolino con qualcuno, parlare, sistemare le cose, oppure forse visto che adesso siamo nel primo Natale, nel primo Capodanno, c'è un momento così. Arrivano, anche se noi cerchiamo di evitarli, i momenti nei quali dobbiamo fare i conti con la vita. Quello che accadrà comunque fondamentalmente con questo Mercurio retrogrado, che poi si congiunge anche a Venere e con questo stellium di pianeti in Capricorno, è proprio fare ordine, sistemare cose amministrative, pratiche, gestionali, immobiliari, patrimoniali per quanto riguarda la famiglia, gli immobili, quindi una ripartizione equa, e sarà fatta in una maniera giusta ed equa. Quindi se in passato c'è stata, come dire, un non rispetto delle regole, è probabile che questo transito, no, di queste settimane vi darà la possibilità di sistemare, no? Vi darà l'occasione di sistemare le cose come stanno, di poter mettere mano e come dire, rimediare o riprendere quello che dovete avere, ok? Perché il lungo e lento lavoro di Plutone in Capricorno dal 2008 fino al 2024, in queste settimane con lo stellium in Capricorno, con Mercurio retrogrado, fa una sorta di recap. Quindi se voi avete fatto tutte le cose correttamente dal 2008 ad oggi, per quanto riguarda la vostra famiglia, i vostri immobili, sapete c'è gente, siamo in Italia, no? Ci sono delle cose, delle irregolarità, delle questioni, no? Se voi avete sistemate nel tempo, adesso ci sarà poco da fare. Se avete lasciato in sospeso molte cose, non le avevate viste, non le avete sapute, no? Quindi c'è stata una non gestione, è chiaro che adesso c'è tanto da sistemare. Quindi questa è la cosa, come sempre nella vita gli astri ci riportano quello che noi facciamo, ok? Quindi chi ha fatto le sue cose, le ha fatte bene e ha tutto sotto controllo, tutto realmente in ordine, non deve temere i transiti, i 5 pianeti in Capricorno e neanche Giove opposto, perché Giove comunque
in Ariete indica l'inizio di una nuova fase. Innanzitutto si chiude proprio a livello contrattuale, amministrativo, matrimoniale, legale, una fase che è iniziata nel 2011, quindi potrebbe riguardare un matrimonio che si chiude oppure un fidanzamento che è iniziato nel 2011 che oggi viene sancito, perché la nuova Giove porta la nuova fase, poi siete voi esseri umani che decidete con il libero arbitrio se quello che è iniziato negli anni precedenti merita di essere portato nel futuro o se è arrivato alla sua conclusione. Quello è una decisione, è una libera scelta di ciascuno di voi, quindi ognuno di noi con un transito fa quello che ritiene. Quindi si chiude una fase che può essere lavorativa, matrimoniale, amministrativa, legale. Per esempio magari 10 anni fa o 12 anni fa avete acquistato una casa, adesso la rivendete. Potrebbe essere semplicemente questo, oppure un nuovo contratto lavorativo, una nuova società, la fine di un lavoro che potreste anche decidere voi. Io ricordo semplicemente di non prendere decisioni importanti per il futuro dal 29 dicembre al 18 gennaio, dal 2 gennaio avrete già l'orizzonte schiarito, arriverà già chi vi consiglia bene, poi ci sarà una fantastica luna nuova del 21 gennaio, ma questo è tutto indicato nell'oroscopo della Bilancia 2023. Adesso è il momento, anche se è Capodanno, anche se vorreste divertirvi come è giusto e come meritate dopo un anno impegnativo, questa settimana è una settimana di conti, di responsabilità, di impegno, di lavoro. L'anno si chiude con impegno, l'anno si chiude con impegno, con mettere ordine a qualcosa, col chiudere delle situazioni, col mettere ordine, con l'assumersi delle responsabilità, col restituire delle responsabilità che non sono vostre. Quindi c'è un grande impegno psicologico, emotivo, però il 2023 si apre anche con uno scenario positivo e alleggeriti, quindi questo è importante. Ripeto, Giove in Ariete per chi ha l'ascendente Bilancia è semplicemente l'inizio di una nuova fase che può essere di vita e lavorativa. La Bilancia deve essere prudente nei colpi di testa, a prescindere da Mercurio retrogrado o diretto. Fino al 16 maggio la Bilancia dovrebbe essere meno bellicosa, più prudente e cercare, di sviluppare un atteggiamento zen. I prossimi 6 mesi non sono i mesi ideali per prendere delle decisioni importanti o per fare grandi slanci e grandi iniziative. Quello che oggi vi sembra, impellente, urgente, probabilmente è un inganno, è un effetto di Giove che ha puntato un riflettore nella vostra emotività repressa. Quindi se vi sentite particolarmente turbati, sappiate che ogni 12 anni, quando abbiamo Giove opposto al Sole o anche alla Luna, se avete la Luna in Bilancia, emerge tutta quell'emotività repressa, tutto quel lato ombra che non abbiamo guarito. Quindi saranno meglio le persone che magari hanno fatto dei percorsi di crescita rispetto a quelle che magari hanno nicchiato un po' e lasciato correre le cose. Quindi la buona notizia è che star bene, quindi dipende alla fine da noi e che ci si può fare molto. Il consiglio delle stelle in queste settimane e anche in questa è di fare quello che dovete fare per il passato e di rimanere zen per le decisioni future. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per questo periodo di cambiamenti che arriveranno dall'esterno, che vi invito a non andare a cercare in questa fase. Vi auguro una buona fine 2022 e un fantastico inizio del 2023. Cari amici del team Scorpione, cari amici del team Ascendente Scorpione, benvenuti all'oroscopo di Capodanno, benvenuti a questa fine 2022, inizio 2023, all'insegna di Mercurio retrogrado nell'amico segno del Capricorno per quanto vi riguarda, e benvenuti ad una settimana nella quale con la retrogradazione di
Mercurio e l'impulsività di Giove in Ariete potrebbero riproporsi per voi delle dinamiche, no? Che arrivano dal passato, che forse non sono state, come dire, recepite correttamente, nel senso che dietro a delle problematiche, dietro a degli intoppi c'è un messaggio dell'universo che cerca di farci capire che stiamo sbagliando, no? Però l'essere umano non è molto prestante nel capire gli errori che fa e quindi se si ripresentano delle dinamiche legate al vostro modo di comunicare, a quello che dite, se vi accusano di non aver detto la verità, quindi anche all'utilizzo corretto o meno che tendete a fare riguardo alla comunicazione, alle parole che dite, ai rapporti con gli altri, anche all'utilizzo corretto delle informazioni, dei dati degli altri, se vi vengono fatti dei richiami probabilmente c'è da correggere il tiro. Questo Mercurio sarà retrogrado dal 29 dicembre fino al 18 gennaio e sarà retrogrado sul Plutone in Capricorno, che è il vostro governatore. Quindi per voi il transito sarà particolarmente sensibile perché il messaggio per voi è doppio. Quando il nostro governatore viene interessato da passaggi planetari maggiori, interessanti, vuol dire che il segno, no? Che è legato a quel pianeta, a quel governatore, a quel pianeta, ne risente maggiormente. Quindi oggi a me, domani a te. Che cosa significa? Ci sono 2 video di Plutone in Capricorno nel canale perché questo transito è lungo e ha lavorato lentamente ma incessantemente nelle nostre vite. Io lascio il link nei commenti e lo metterò anche nell'info box. C'è Plutone in Capricorno dal 2008 al 2024 e Plutone che è tornato diretto. Sono molto utili per capire quale messaggio si cela dietro queste problematiche che emergono e come risolverle, no? Come aggiustare il tiro. La correttezza nella comunicazione è fondamentale. Quindi se voi avete lavorato su questo, sulla sincerità, sulla correttezza, sul non tentativo di manipolare, sul non cercare di condizionare gli altri, di approfittare delle situazioni, di fare magari pressing, di applicare un potere, no? Un abuso di potere, quindi cercare di manipolare, di ottenere cose, se voi avete lavorato, no? Su questo aspetto della vostra personalità, perché comunque un segno governato da Marte e Plutone tende a lavorare un po', ad esercitare pressioni e forza, ok? È nella vostra natura. Se voi lo avete fatto, avete lavorato correttamente, vi siete assunti le vostre responsabilità, avete imparato a fare un passo indietro, avete imparato a rispettare determinate dinamiche, non tornerà niente che vi possa scomodare, danneggiare, rovinare la giornata o l'umore, perché non avete messaggi da recepire in quanto li avete già accolti. Se dovessero tornare una serie di tensioni, tu hai detto questo invece era così, tutta una serie, insomma ragazzi, di dinamiche legate a quello che vi ho detto, a un corretto uso della comunicazione e anche a un corretto uso del rapporto con i fratelli e con le sorelle, allora le problematiche ritornano e ogni volta che ritornano noi possiamo fare la differenza, capire dove sbagliamo, fare un passo indietro, chiedere scusa, no? Cercare di rimediare, perché quando si sbaglia bisogna rimediare e decidere, spezzare quindi una catena, spezzare un'abitudine disfunzionale e da quel momento comportarsi diversamente. Quindi ok, ho sbagliato finora, è umano, ci sta, però da oggi cambio io e cambia la mia vita. Se riuscite a recepire questo, perché qualcosa dovrebbe tornarvi indietro, avrete dei grandi successi, avrete delle grandi un grande innalzamento vibrazionale, perché ogni volta che spezziamo una catena, ogni volta che usciamo da una dinamica disfunzionale, ogni volta che tagliamo un ramo secco, un ramo vecchio secco del passato, si alzano le vibrazioni, facciamo un salto quantico, il nostro benessere psicofisico migliora e la nostra realtà viene invasa
da vibrazioni più alte e quindi migliorano, quindi migliora il dialogo con le persone perché sarà improntato a maggior trasparenza, a maggior sincerità, migliora proprio l'ambiente nel quale mi muovete, migliora l'accoglienza che trovate quando imparate a proporvi nel giusto modo. Questa è una cosa importante. Se avete delle tensioni con fratelli o con le sorelle, se ci sono delle responsabilità a vostro carico e con questo Mercurio retrogrado dovessero riproporsi, no, delle situazioni che possono non essere graditissime, ma che vi danno l'opportunità di fare qualcosa di diverso, sta a voi fare questo. Detto ciò, con Mercurio retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio è consigliabile risolvere le questioni del passato, i rapporti, se dovete recuperare un rapporto con qualcuno, se dovete sistemare qualcosa di lavorativo, parlare con i professori, se dovete recuperare una situazione proprio all'insegna delle comunicazioni, se dovete fare un viaggio per andare a fare qualcosa che non avevate fatto, è un'ottima occasione. Quello che vi è sconsigliato è prendere decisioni che probabilmente si presenteranno d'emblée, perché Mercurio retrogrado lo fa, Giove in Ariete lo fa, ci rendono un po', no, impetuosi, ma con Mercurio retrogrado di solito si prendono delle grandi sviste, è una sorta di Giove opposto, mettiamola così, per motivi diversi, ma comunque il pensiero, la lucidità non sono al massimo della loro efficienza. Quindi se dovete dare comunicazioni, debuttare, aprire negozi, fare cose che segnano l'inizio, il consiglio delle stelle è di attendere il 18 gennaio. Voi vedrete che cambieranno molte cose tra il 18 e il 22 gennaio perché vari pianeti, tra cui Urano, che vi dà particolarmente fastidio, tornano diretti. Quindi, anche se è Capodanno, è il momento di rielaborare il passato, di sistemare delle cose, di fare ordine e di cercare di comunicare correttamente. Possono in concreto, oltre alle situazioni disfunzionali, ai chiarimenti, alla correttezza nella comunicazione, possono arrivare, visto che Mercurio è retrogrado, delle novità, delle notizie che aspettavate, delle risposte, cioè nonostante il periodo di festa è probabile che avrete delle intense comunicazioni, degli intensi incontri, anche a sorpresa, soprattutto nelle giornate di Capodanno, e dei chiarimenti. Quindi il momento è foriero di grandi possibilità di sistemare le cose, è portatore di incontri fortunati che vanno gestiti nel giusto modo, perché siccome lo Scorpione da marzo avrà, quindi insomma, ci siamo quasi, avrà dei transiti eccezionali, è bene che si liberi di zavorre, di complicazioni, di situazioni magari tenute così un po' in piedi, poco chiare, poco limpide, perché altrimenti la nuova energia che da marzo entrerà nella vostra vita farà un po' più fatica ad attecchire, perché dovrà farsi l'arco da cose, no? Tra cose che non sono come dire, assolutamente positive, no? Quindi il buono che entra con il trigono di Saturno, ad esempio, con il trigono di Marte, dovrà fare lo slalom, perché i transiti agiscono su quello che trovano, quindi su quello che noi abbiamo negli anni precedenti e nei mesi precedenti messo sul piatto della bilancia. Quindi questo è un anno di recap. Io vi consiglio di guardare, se non l'avete ancora fatto, i video su Plutone in Capricorno, perché e spero che tutte le possibilità, tutte le dinamiche disfunzionali che ho citato possano esservi utili per capire, per recepire come risolvere nella maniera più veloce e pratica possibile, e quindi per andare verso un 2023 che promette veramente
qualcosa di grosso, una grandissima positività e la sistemazione di tante cose, però i transiti non possono fare il lavoro al posto nostro, quindi offrono l'energia, offrono la forza, offrono il supporto, offrono la spalla giusta, offrono il professionista giusto, offrono l'incontro con la persona giusta, ma sta a noi riconoscerla, offrirgli un posto, perché se abbiamo una vita un po' incasinata, a volte il buono non ce la fa ad entrare, e sta a noi prenderci anche le nostre responsabilità. Ragazzi, io spero che queste indicazioni, seppur generiche, siano riuscite ad esservi utili, no? Quindi a offrirvi un materiale, uno spunto di riflessione. Vi aspetto nei commenti, vi auguro un fantastico Capodanno, una fantastica fine e un altrettanto fantastico buon inizio 2023. Cari amici del team Sagittario e cari amici del team Ascendente Sagittario, benvenuti a questa settimana di Capodanno, benvenuti alla fine 2022 e benvenuti all'arrivo di Mercurio retrogrado. Allora, innanzitutto voi siete già una spanna sopra perché avete avuto la settimana scorsa l'ingresso, il ritorno positivissimo di Giove in Ariete, quindi io vi auguro che in questi transiti, in queste settimane, iniziate a sentire un benessere, una stabilità e una positività e un entusiasmo maggiori rispetto agli ultimi 2 mesi autunnali, novembre, sì, insomma novembre e dicembre, che effettivamente tra le dissonanze di Giove e Marte sono stati abbastanza, come dire, deludenti, un po' confondenti, ok? Quindi adesso è probabile che abbiate già una direzione, anche se vi spoilerò che proprio il top di Giove in Ariete, quindi dell'energia e della positività di Giove in Ariete, inizierete a recepirlo assolutamente dal giorno 2, perché Venere entrerà nell'amico segno dell'Acquario e quindi nella realtà arrivano belle conoscenze, belle frequentazioni, se c'è qualcuno che vi piace torna da lontano o comunque si riavvicina, vi risentite, quindi arriva l'amore, arriva il divertimento, probabilmente partite per un viaggio, ci sono delle belle novità per quanto riguarda i familiari, sia per quanto riguarda le guarigioni, gli incontri, i ritorni, quindi il 2 inizia un momento molto bello. Ed è giusto così. Questa settimana abbiamo una settimana intensa perché ci sono 4-5 pianeti in Capricorno, 4 fondamentalmente, ma siamo nella scia della luna nuova in Capricorno del 23, quindi che si concluderà il 21 gennaio, no? Quindi siamo nella fase di luna nuova capricorniana. Quindi che cosa accade? Con Mercurio retrogrado ritornano pensieri, parole, situazioni, dinamiche legate, uno, al vostro rapporto con i soldi, con la materia, quindi con un corretto utilizzo delle questioni materiali e una corretta gestione delle cose materiali, e dinamiche, pensieri, circostanze, no? Rielaborazioni legate alla vostra indipendenza reale e a quanto vi appoggiate a figure e situazioni di potere. Quindi che rapporto avete voi fondamentalmente con il potere, no? Se ne siete soggiogati, se lo cercate, se pensate, se siete affascinati e soggiogati da personalità magari prestigiose e quindi vi lasciate particolarmente abbagliare, data il candore e la trasparenza, no? Anche insomma, l'ingenuità del segno del Sagittario. Se invece avete un atteggiamento disfattista e pensate che il potere per voi non ci sarà mai, perché poi nel corretto utilizzo del potere, delle regole, dell'indipendenza, ognuno di noi declina questo concetto in base alla propria storia familiare e al proprio karma personale. Quindi spero che questi esempi che ho fatto vi diano il là per adeguarli a voi, ok?
Quindi che cosa potrebbe accadere? Beh, dal punto di vista materiale, ragazzi, ed economico, c'è l'occasione di pareggiare i conti e di correggere dei tiri qualora voi aveste sbagliato. Quindi se c'è stato uno sperpero, un eccesso di materie prime, no? Di risorse personali, con Mercurio retrogrado potrebbe presentarsi la consapevolezza, l'esperienza, l'evento che vi fa capire che bisogna come dire, darci un taglio e quindi dare una regolata. Se avete trattenuto troppo, per esempio, invece siete andati quindi nello sbilanciamento dell'altro lato, quindi della serie le braccine corte, l'universo potrebbe darvi l'occasione di riapparare i conti e restituire quello che dovete, insomma, no? Qualsiasi forma di riequilibratura necessaria per sistemare il karma, no? Cioè quel rapporto di causa-effetto, di dare e avere che noi abbiamo nei confronti degli altri e della vita. Stessa cosa per le figure di potere. Se io mi lascio soggiogare, promettere cose, se io credo solo nella raccomandazione, nell'amicizia influente, perché penso che quello si è sempre fatto così. Sapete, Plutone in Capricorno è molto utile, Mercurio retrogrado si congiunge a Plutone in Capricorno, per questo lo cito, è molto utile per scardinare anche delle vecchie convinzioni, no? Un obsoleto modo di stare in società, no? Di vedere le cose. Se non l'avete ancora visto, ci sono sul canale 2 video dedicati al lungo transito di Plutone in Capricorno e alle previsioni segno per segno, per capire dal 2008 ad oggi qual è il messaggio che ciascun segno deve recepire, no? Quindi se magari avete una sorta di dipendenza, di venerazione, di convinzione verso le figure di potere, o al contrario magari un'avversione, una ribellione, una contestazione, quindi chiunque rivesta un po' un ruolo di potere lo vedete male, lo criticate, sapete quelle cose, no? Ci sarà l'occasione con questo Mercurio in Capricorno di vivere delle dinamiche nelle quali potreste aprire gli occhi, rivedere delle convinzioni errate, rivedere degli atteggiamenti errati e quindi guadagnare in centratura, in autenticità, in maturità, perché avere un sano e corretto rapporto con il potere, con le regole, con un uso sano fa sì che la persona sia matura, centrata, aderente alla realtà e che quindi sappia gestire meglio, sia più abile e responsabile verso le proprie cose, no? Responsabile le proprie cose, abile proprio nel gestire, questa è l'etimologia latina del nome, è proprio essere più abili nel gestire le proprie cose. Se io metto in mano a personaggi di potere, a persone di riferimento, a chi sta più alto di me in grado, tutta una serie di mie cose personali, no? Se io ho questa abitudine di affidarmi magari in maniera cieca a delle personalità, anche a dei medici, ragazzi, o a dei politici, no? Perché insomma a delle figure per esempio plutoniane, potrei finalmente rendermi conto con questo Mercurio retrogrado che non c'è poi tanto da affidarsi, che le cose me le vedo magari meglio io. Comunque come transito può essere anche molto utile per allungare l'occhio, no? Per essere più lungimiranti e tra le figure che possono aiutarci iniziare ad imparare a riconoscere la persona comunque affidabile da colui che non lo è, ok? È un discorso molto profondo che spero che queste semplici indicazioni che vi sto dando vi aiutino a scendere nel vostro, no? E a guardare, a riuscire a guardare quella che è la vostra situazione nella maniera più utile. Ovviamente vi ricordo che Mercurio retrogrado, che riporta dinamiche del passato per spezzare delle catene, per svegliare la coscienza, per rivivere per l'ennesima volta una situazione, per comprenderne il messaggio, ovviamente è molto utile per le cose del passato, ma non è eccezionale
per prendere iniziative legate al futuro. Quindi, dato che c'è anche una dissonanza, una quadratura con Giove in Ariete che rende molto impulsivi, la voglia di ribellione, la voglia di esordire, la voglia di comunicare, la voglia di prendere una posizione potrebbe essere dettata dall'impulsività. Se poteste aspettare il 18 gennaio, no? Prima di comunicare, esordire, pubblicare, no? Cose ufficiali, probabilmente sarebbe meglio. Quindi con Mercurio retrogrado, momento zen, risolvete le cose del passato, se vi vengono delle idee brillanti annotatele, ma godetevi poi, no, la seconda parte di Mercurio retrogrado, perché avrete una Venere che vi rilasserà molto. Godetevi queste settimane, così questi 20 giorni di rielaborazione del potere personale, perché è chiaro che se voi siete meno affascinati dal potere, quell'energia la riportate a voi, no? Quindi c'è un fortificare le radici non indifferente, le radici della vostra persona, la vostra stabilità e la vostra centratura. Quindi godetevi in maniera zen queste settimane e cercate di arrivare così al 18 gennaio dove poi potrete scatenarvi. Quindi io vi auguro un fantastico Capodanno, una buona fine, un buon inizio, vi aspetto nei commenti e vi mando un grande bacio. Cari amici del Capricorno e cari amici del team Ascendente Capricorno, benvenuti innanzitutto all'oroscopo del vostro segno zodiacale, perché siete nel vostro compleanno, siete nel mese del vostro compleanno ed è anche benvenuti anche all'oroscopo di Capodanno. Allora, compleanno particolare, compleanno molto interessante, perché è un compleanno che si compie innanzitutto con Venere congiunta al Sole, quindi guarigione, bellezza, amore, quindi si inaugurano 365 giorni, ecco, all'insegna del benessere, della guarigione, della risoluzione di alcune cose, anche dei rapporti sentimentali e anche del recupero e del ripristino dei rapporti affettivi. Quindi se avete avuto delle tensioni in famiglia, se avete avuto degli allontanamenti da persone a cui siete legati da sentimenti, sicuramente un compleanno con la Venere congiunta al Sole, insomma, fa la differenza, no? Quindi fa ben sperare, mettiamola così, no? Ora però questo compleanno fa ben sperare soprattutto se il Capricorno recepisce i messaggi e le lezioni che si celano dietro ad alcune problematiche che ha vissuto e che potrebbe magari trovarsi a rivivere, perché dietro ad ogni dinamica disfunzionale c'è un messaggio che noi dobbiamo recepire. E che cosa accade? C'è Mercurio che diventa retrogrado il 29 dicembre, quindi tornerà diretto il 18 gennaio, quindi voi vi rendete conto che molti degli amici Capricorno compiono gli anni con Mercurio retrogrado. Tutti nati dal 29 dicembre al 18 gennaio. Che cosa significa? Che oltre a ritornare in questo periodo, dicevamo, delle questioni, delle dinamiche, anche dei punti di vista, delle idee, delle convinzioni da rivedere, degli atteggiamenti da rivedere, proprio l'anno che verrà sarà improntato, no? ad una rivisitazione, ad una sistemazione, rielaborazione, correzione di quello che è stato il vostro passato e ci sono degli ottimi presupposti per riuscire a spezzare karma familiare, karma personale, pesantezze, no? A patto che vi rendiate conto, come dire, riusciate ad aggiustare il tiro, semplicemente riusciate ad aggiustare il tiro. Questo Mercurio retrogrado, questo stellium, questa Venere si congiungono a Plutone in Capricorno. Plutone è nel segno del Capricorno dal 2008 e ne uscirà definitivamente nel 2024, a novembre 2024.
e vi ha sottoposti, nel vostro caso proprio in prima persona, proprio nella vostra essenza, nella vostra natura, nel vostro aspetto fisico, nella vostra salute, nella vostra integrità, vi ha sottoposto ad una trasformazione, rivoluzione, ragazzi, completa a 360 gradi, quindi è probabile che gli ultimi anni non siano stati, no? Magari semplicissimi, perché poi l'essere umano, soprattutto magari un figlio di Saturno, resiste, impone la propria volontà e magari non si piega docilmente a quelli che sono i messaggi dell'universo. Voi sapete che ci vuole la goccia per modificare la pietra, la roccia, e voi siete fatti veramente di ferro. Quindi questa settimana e insomma tutto il periodo di Mercurio retrogrado sono ottimi per fare un recap, una rielaborazione veramente degli ultimi 14 anni, quindi dal 2008 ad oggi, e a seconda del lavoro di evoluzione e di correzione di quelli che erano i comportamenti poco corretti, a seconda di quanto avete lavorato su di voi o quanto invece avete evitato di farlo, come dire, la dinamica che si ripresenta sarà light, leggera o forse addirittura premiante, oppure sarà, no, un pochino strong. Quindi la buona notizia è che dipende sempre da noi, quindi abbiamo veramente il potere nelle nostre mani, no? Abbiamo il potere di essere e diventare quello che vogliamo, e quella è la buona notizia. E diciamo che bisogna anche avere la consapevolezza che non si può sfuggire all'universo, no? E che quindi se qualcosa dobbiamo, proprio una responsabilità ce la dobbiamo prendere, se dobbiamo correggere un comportamento, se il nostro rapporto con il potere è da sistemare, da riequilibrare, perché tendiamo o a subirlo o ad imporlo eccessivamente, allora no? Insomma, sta a noi, come dire, accettare le lezioni che la vita ci porta. Come vi stavo dicendo, come ho detto a tutti, non mi ricordo se l'ho detto anche a questo segno, ci sono 2 video di Mercurio, di Plutone in Capricorno dal 2008 a oggi, proprio per capire la trasformazione, no? E i messaggi, quindi le cose che vi sono accadute e il senso di esse, quindi anche la soluzione, cioè le cose da cambiare per risolvere brevemente le cose. Se volete vi consiglio di andarli a riguardare qualora dovessero ripresentarsi queste dinamiche disfunzionali, però cerchiamo di cerchiamo di analizzare il fenomeno. Ragazzi, Plutone appunto in Capricorno è il corretto utilizzo del potere personale e la corretta applicazione delle regole. Quindi qualsiasi debolezza, qualsiasi eccesso, qualsiasi cosa, qualsiasi zona d'ombra che non abbiamo voluto ammettere, che non abbiamo voluto guardare, potrebbe tornare a galla, riproporsi per essere vista, per essere affrontata e per essere risolta. Non dico una volta per tutte, ma la presa di coscienza, l'individuazione di una problematica reale, la consapevolezza e il risveglio fanno sicuramente la differenza, e Mercurio, che è il pensiero, la logica, l'analisi nel segno del Capricorno, congiunto a Plutone, può conferire proprio a voi, no? Proprio figli di Saturno e di Capricorno, la giusta lucidità, la forza, la maturità e soprattutto, ragazzi, essendo uno stellium di pianeti ed essendo Mercurio nel segno di Saturno, può essere semplicemente il tempo giusto. Può essere arrivato il momento per porre fine a qualcosa che magari vi sta logorando, vi sta facendo ammalare, vi sta distruggendo. Quindi è un momento di grandissima energia, soprattutto nei giorni del compleanno, di grande guarigione, di grande potere personale. Quindi sia se Plutone lo usate contro di voi, no?
Quindi se abusate della vostra forza, delle vostre abitudini, c'è questa opportunità di correzione, di guarigione, che ovviamente passa dal pensiero e dalla consapevolezza. Se invece siete dei seduttori, magari dei manipolatori, tendete a imporre il vostro volere, a controllare, ad agire sugli altri, è chiaro che c'è da lavorare su questo. Quindi che cosa potrebbe accadere? Siccome è un transito altamente evolutivo, potrebbe accadere che se non vi fermate voi, se non vi correggete voi, l'universo vi sfili dalle grinfie i soggetti, le dinamiche, le persone, le situazioni di cui state approfittando, no? O su cui state facendo l'abuso di potere. Quindi in qualche modo è arrivato il tempo di fare un salto quantico, un passo avanti, perché è chiaro che siamo alla fine del transito di Plutone. Plutone uscirà definitivamente in novembre 2024, ma c'è questo lungo transito di Mercurio, prima che tra l'altro Plutone inizi a fare su e giù dall'Acquario, quindi insomma siamo agli sgoccioli, che vi permette di fare un recap, quindi di fare un bilancio di tutto quello che avete fatto o non fatto finora e quello che bisogna fare. Sapete che avete dei transiti molto interessanti nel 2023, un grande Saturno, un grande Giove, Urano a favore, quindi sarete anche molto aiutati se voi fate il vostro e vi mettete in discussione, collaborate, vi aprite al cambiamento e perché il Capricorno è sempre molto orgoglioso, pensa di fare da solo, non condivide le sue cose, no? Però c'è un momento in cui a volte anche una mano di persone che vi vogliono bene, se c'è qualcosa che non riuscite ad affrontare, che sono anni che non si risolve, anche la mano, l'appoggio di chi vi vuole bene può essere assolutamente fondamentale. Quindi anche proprio nel cambiare atteggiamento, proprio nel cambiare, ragazzi, a volte soprattutto i saturnini tendono proprio anche a trattenere delle situazioni che gli danno potere ma in cui non sono felici, come per esempio dei lavori magari importanti a cui spesso Capricorno o ascendente Capricorno aspirano, importanti, impegnativi, che danno potere, che danno prestigio, ma che vi logorano nel profondo perché non risuonano più con voi, oppure perché sono stati scelti, ecco, all'inizio del transito o prima del 2008, quando per voi il rapporto con il potere era tutto e che adesso invece, dopo questo lungo transito, in realtà avete capito che non vi soddisfa pienamente. Quindi c'è un momento di grande maturazione. Stessa cosa per i rapporti interpersonali, per le relazioni, ci sembrano esserci delle grandi novità per quanto riguarda le relazioni. Se siete in un rapporto che non vi soddisfa più, questo Mercurio retrogrado vi potrà portare la giusta consapevolezza che non c'è nient'altro da aggiungere, e complice Giove in Ariete, in un settore insomma particolare, potreste finalmente affrancarvi da convivenze, rapporti, situazioni che vi appesantiscono. Se riuscite a liberare il campo, sappiate che la primavera per voi sarà molto dolce, molto generosa, proprio in termini di fortuna, di amore, di benessere, e quindi se riuscite a liberare il campo, l'universo vi ripagherà con delle soddisfazioni e con delle situazioni assolutamente più soddisfacenti. Quindi sappiate che ci sono delle grandi novità. L'unica cosa, vista l'impulsività che una dissonanza Mercurio in Capricorno, Giove in Ariete può creare, il consiglio delle stelle è di attendere che Mercurio torni diretto il giorno 18 prima di dare delle comunicazioni definitive, plateali, palesi, ufficiali, di prendere impegni, di fare promesse, perché poi quando Mercurio tornerà diretto potreste modificare il giudizio e avere capire che c'erano altri presupposti, che quindi avete agito un po' impulsivamente. Quindi, ricapitolando, compleanno introspettivo, zen, nel senso che riflettete, ponderate, come poi nella vostra natura, no? Perché prima di dare delle non siete certo degli arieti che parlano prima di aver
riflettuto un pochino, quindi ponderate, valutate, osservatevi, riflettete, cercate di capire i messaggi che ci sono dietro alle dinamiche che si presentano, e poi dal 18 accadrà, darete vita al vostro capolavoro, perché comunque il 2023 è un grande anno. Quindi io vi aspetto nei commenti, vi faccio un grandissimo augurio di buona fine dell'anno e strepitoso inizio 2023. Cari amici dell'Acquario e cari amici del team Ascendente Acquario, benvenuti all'oroscopo di Capodanno, benvenuti ad una settimana di rielaborazione del vostro potere personale, della vostra forza inconscia, una rielaborazione, una crescita e anche un confronto con quanto lavoro avete fatto, perché voi siete veramente sotto un fuoco incrociato, e quanto, come dire, state diventando, ma già lo siete, adulti. Allora ragazzi, voi avete già, questo lo dico anche per chi, lo ricordo per chi mi segue sempre, e lo ricordo e lo dico per chi capitasse per la prima volta su questi video, perché l'Acquario ha dei transiti particolari. L'Acquario e l'Ascendente Acquario vivono il ritorno di Saturno nel segno, che è una cosa che accade ogni 30 anni di media. Innanzitutto si chiude un ciclo iniziato nei primi anni 90, terminato tra il 90 e il 93 circa, e ne inizia un'altra, no? Quindi ovviamente un macrociclo del genere, e data la durata del transito di Saturno nel vostro segno, perché è 3 anni, cioè Saturno è potente non solo perché è Saturno, ma anche perché è lento, quindi scava benissimo sul nostro Sole, sul nostro ascendente, no? Sui nostri valori. Quindi Saturno chiede conto di quello che avete fatto negli ultimi 30 anni, della maturità, della correttezza, no? Saturno è severo ma giusto, quindi voi state rinascendo a nuova vita perché andate incontro ad un nuovo trentennio. Voi siete già alla fine del transito, quindi avete potato tanti rami secchi, magari sono finite delle relazioni, delle amicizie, delle situazioni, anche dei modi di vivere, di fare, no? Delle abitudini. Perché? Perché erano dei rami secchi, cioè non avevano più linfa vitale, magari erano iniziati tanti anni fa con altri presupposti, e Saturno, che è come un giardiniere che pota, no? Il vostro giardino e lascia soltanto l'essenza, adesso state rinascendo rinnovati. Questo transito di Saturno, che è iniziato tecnicamente il 10 marzo 2020, ha trovato un Plutone, ha trovato un terreno fertile, perché voi state già lavorando psicologicamente e interiormente dal 2008 con Plutone in Capricorno, che è sceso profondamente dentro di voi, trasformandovi, facendovi veramente maturare, dandovi le radici, obbligandovi anche ad essere responsabili, cercando di far nascere e cercando di farvi diventare l'adulto di cui avevate bisogno quando eravate bambini. E il transito di Plutone è iniziato nel 2008, Saturno dopo 12 anni, no? Nel 2020 ha chiesto l'esito. È come se voi dopo un dodicennio, di scuola, di istruzione, no? Di trasformazione sul campo, doveste confrontarvi con una commissione. Quindi Saturno è stata un po' in Acquario la ciliegina sulla torta, quindi il confronto reale. E quindi quello che siete diventati, quello che eravate diventati in maniera silenziosa, ad un certo punto lo avete dovuto mettere in atto, no? Mettere in piazza. Quindi sicuramente gli ultimi 3 anni sono stati all'insegna dell'indipendenza, una misurazione tra voi e la vita, quanto siete forti, quanto siete capaci. Quindi è un momento potentemente catartico. Ovviamente finché Plutone non uscirà dal segno del Capricorno, quindi altri 2 anni, la trasformazione interiore che comunque negli ultimi 3 anni avete conclamato e confermato continua, e questa settimana con Mercurio retrogrado dal 29 avrete modo di fare un ulteriore recap
proprio di quelle che sono, proprio della vostra psicologia, di quanto siete cambiati, se dovessero tornare delle dinamiche disfunzionali, delle persone dal passato, amicizie, conoscenze, modi di fare, questa volta avrete la possibilità di vedere quanto siete cambiati, quanto affrontate diversamente le cose, quanto vi fate condizionare meno, quanto siete più forti. Quindi questo è il senso di questo transito. Poi ovviamente sarete ripagati, perché vi spoilero che dal 2 gennaio Venere entrerà nel vostro segno, e quindi questo momento di interiorità con cui salutate il 2022, questo momento di introspezione, di una sorta di austerità e responsabilità con cui iniziate il Capodanno 2023, presto verrà sostituito da un momento di piacere, di affetti, di amore, di gratificazioni, forse un viaggio, insomma dei momenti molto dolci, molto piacevoli e insomma molto rilassanti, portati da Venere nel vostro segno. Quindi anche l'amore arriva a bussare alla vostra porta, la voglia di piacere, di piacersi, cambi look, la remise in forme, dei viaggi, insomma è un momento molto bello che poi darà a gennaio, con la luna nuova di gennaio, un segno tangibile del vostro cambiamento. Quindi voi siete all'interno della luna nuova in Capricorno, avete Mercurio retrogrado, diciamo che dal 21 dicembre al 21 gennaio si compie la vostra trasformazione ulteriore, definitiva, che poi darà una grande manifestazione, un'ulteriore esposizione dal 21 gennaio, quando ci sarà la luna nuova sul vostro segno, su Saturno, sul vostro Sole, sul vostro ascendente, se avete la luna in Acquario anche su quella, quindi complice anche Giove in Ariete, che è tornato ad aiutarvi, a darvi la grinta, a darvi lo sprint per un nuovo modo di essere, di esistere, di proporvi al mondo, di iniziare qualcosa. Insomma ragazzi, queste sono le ultime battute di una rinascita che presto sarà visibile a tutti. Bisogna tener conto che Mercurio retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio è molto buono per le riflessioni, per le interiorizzazioni, per il lavoro personale, per sistemare le cose del passato, anche pratiche, anche amministrative, per fare ordine, ma non è eccezionale per fare colpi di testa e per prendere delle decisioni importanti, delle iniziative d'emblée. Quindi qualsiasi esordio, qualsiasi comunicazione, qualsiasi manifestazione andrebbe rimandata alle giornate, diciamo dal 19 in poi, sapendo che voi nello specifico sarete travolti da una triplice energia nelle giornate tra il 19 gennaio e il 22, di cui sarebbe consigliabile approfittare e non anticiparle, perché il processo non è compiuto. Voi avrete il 19 Mercurio che torna diretto, il 21 la luna nuova in Acquario, quindi sestile a Giove, in ottimo aspetto con Giove, quindi fortuna, forza, esuberanza, bellezza e amore veramente moltiplicati per 3, e il 22 Urano, vostro governatore, che dopo mesi infiniti di retrogradazione che hanno bloccato tante cose, torna finalmente diretto, e lo sarà fino a Ferragosto e oltre, comunque fino all'agosto del 2023. Quindi l'inizio del vostro compleanno sarà strepitoso, proprio la prima decade, ma anche le giornate a seguire, anche per seconda e terza decade. Una luna nuova in Acquario sestile a Giove, anche se avviene ai primi gradi della prima decade, sappiate che inonderà tutto il segno, tutti i rappresentanti del segno, di una ventata di benessere e fortuna.
questo vi viene anticipato per farvi capire che questi momenti di introspezione, questi momenti di confronto fra voi e la vita, questo magari capire lì ho sbagliato, lì non dovevo fare quello, questo prendersi la responsabilità adesso di rimboccarsi le maniche e di dire va bene, ho sbagliato, sono stata debole, ho fatto questa cosa, non ero libera di essere me stessa, non me lo sono concessa, ma adesso sono sufficientemente forte per farlo, quindi rimedio. Se dovessero farvi percepire la vita come agrodolce, sappiate che dietro l'angolo ci sono delle grandissime soddisfazioni. Quindi questa è la settimana più interiore, è la settimana anche di bisogno di silenzio, no? Di calma, di introspezione, di riflessione, di maturità, di responsabilità, ma già dal 2 con la Venere in Acquario ricomincerà la spensieratezza. Sappiate che vi state preparando veramente a cambiare veste e a proporvi al mondo in una maniera nuova. Adesso avete la forza di fare tutto questo, adesso siete persone nuove, quindi io vi aspetto nei commenti. Vi ricordo di essere prudenti con le iniziative fino al 18-19 gennaio, vi aspetto nei commenti, vi auguro una fine 2022 serena, strepitosa, ottima e un buon inizio 2023. Cari amici dei pesci e cari amici del team ascendente pesci, benvenuti alla settimana dell'oroscopo di Capodanno e benvenuti ad una settimana che merita un recap del vostro rapporto con gli altri, di come vi approcciate agli altri, di come, anche del modo in cui scegliete le persone di cui circondarvi, perché c'è un equilibrio, no, di giochi di potere da sistemare ulteriormente. Soprattutto c'è data, come dire, la dissonanza, lo scontro fra Mercurio e insomma Plutone, insomma tutti questi pianeti in Capricorno con Mercurio retrogrado dissonanti a Giove in Ariete. C'è per molti di voi la tentazione, la tendenza ad uscire da una situazione, da un rapporto lavorativo, da un team, da un progetto, da una squadra, da un gruppo di amici ed iniziare a camminare da soli, della serie meglio soli che male accompagnati o qualcosa del genere. Può essere anche intesa come una fine di rapporto lavorativo e quindi l'uscita da una squadra di lavoro, da un gruppo di lavoro e l'inizio di una fase, no, di individualismo e quindi magari anche una fase di lavoro da libero professionista o un momento di singletudine professionale in cui vi ricostruite una nuova identità. Insomma, ci sono dei venti di grande cambiamento perché insomma fra 3 mesi voi avrete Saturno, il signore del karma, il grande maestro di vita, il signore del tempo che ritorna dopo circa 30 anni sul vostro sole e sul vostro ascendente, quindi è inevitabile che nei mesi precedenti si faccia un po' un recap, un punto della situazione e poi insomma si stabilisca, come dire, un piano di attacco, no? È saggio sfruttare i transiti in questo senso. Allora, innanzitutto vi ricordo che Mercurio questa settimana diventa retrogrado, il famigerato Mercurio retrogrado sarà tale dal 29 dicembre al 18 gennaio. Questo significa che ritornano delle dinamiche disfunzionali legate al potere, ai comportamenti corretti, ripeto, legati agli altri, o voi nei confronti degli altri o gli altri nei vostri confronti, perché poi insomma alla fine se noi abbiamo uno squilibrio, se noi abbiamo una dinamica da attenzionare, o la mettiamo in atto noi o gli altri ci fanno da specchio, ma è sempre il rovescio di una medaglia, no? Cioè dobbiamo sempre lavorare su quel concetto, su quel valore. Quindi ritornano probabilmente delle vecchie situazioni, delle vecchie amicizie, delle vecchie dinamiche, delle vecchie situazioni su cui state lavorando, volenti o meno, dal 2008, perché questi pianeti in Capricorno, tra cui Mercurio retrogrado, si vanno a congiungere su Plutone, a Plutone in Capricorno.
Plutone in Capricorno dal 2008, uscirà nel 2024, quindi sta facendo un lento e profondo lavoro di trasformazione, no? Di messa in evidenza e poi di trasformazione di queste dinamiche del vostro rapporto con gli altri, che evidentemente per voi è molto importante, no? E quindi potrebbero tornare quelle cose, quei concetti, quegli atteggiamenti su cui non avete lavorato e che ritornano per essere spezzati, interiorizzati, recepiti, tornano per portarvi un messaggio di cui probabilmente adesso siete, verso cui in questo momento adesso siete, come dire, adulti, capaci e forti per recepirlo completamente. Quindi probabilmente, data anche la dissonanza Giove-Ariete, pianeti in Capricorno, potreste interrompere delle collaborazioni, delle amicizie, delle situazioni. Il consiglio è di comunicare queste cose dal 18 gennaio, quindi qualsiasi cosa dovesse balzarvi all'occhio, qualsiasi consapevolezza dovesse venirvi in mente, no? Perché adesso siete pronti, no? Siete sufficientemente forti per recepirle, perché Giove in Pesci, che è appena uscito, vi ha dato la visione probabilmente completa dei punti dolenti, no? Dell'anello debole delle catene che vi stavano riguardando. Se potete, comunicatelo dal 18, perché gli esordi, le iniziative, i debutti, le ufficializzazioni, le scelte importanti che nascono sotto l'aria, l'energia di Mercurio retrogrado, poi pretendono che ci torniamo su per aggiustare, insomma, quindi spesso ci fanno perdere un sacco di tempo. Siete quindi in una fase di riflessione, siete in una fase di grande crescita, probabilmente siete pronti sul serio a sganciarvi da vecchie realtà. Sono molto favorite infatti le entrate di denaro, di lavoro legate alla vostra indipendenza. Economicamente e lavorativamente si chiude un ciclo iniziato nel 2011. A livello personale 360 gradi si sta per concludere un macrociclo che era iniziato tra il 94 e il 96, quindi è ovvio che c'è una fase di riflessione, di rivalutazione, di selezione delle persone che vi circondano, scegliete pochi ma buoni, i pianeti in Capricorno suggeriscono questo, solo il team proprio di eccellenza, se dovesse rimanere un'unità vuol dire che al momento quella è, tanto state tranquilli perché siamo nella fase di Mercurio retrogrado, quindi adesso è importante liberare, rilasciare le zavorre, lasciare salutare il 2022 con tutto il vecchio possibile e andare incontro ad un 2023 alleggeriti quanto più possibile di pesantezze e zavorre che non vi appartengono più. Quando Mercurio tornerà diretto, e lo sarà insomma, sarà nel Capricorno fino a febbraio, quindi dal 18 gennaio fino al 5 febbraio se non erro, lì potrete riconfrontarvi e annettere nuove figure, soprattutto perché con Giove in Ariete e la luna nuova di fine gennaio, del 21 gennaio, una nuova energia, un grandissimo sprint arriveranno nelle vostre vite e voi vi sentirete veramente rinati e leggeri come non accadeva da tempo. Adesso siete nella fase introspettiva appunto di epurazione, selezione, liberazione, iniziata con la luna nuova del 21 dicembre che durerà un novilunio, quindi tutta un'intera fase lunare dal 21 dicembre al 21 gennaio. Adesso siete in questa fase introspettiva, selettiva, quasi snob potremmo dire, no? Quindi anche tante cose portate da Giove nell'ultimo anno può aver portato tanta abbondanza, tanto schiamazzo, tanta energia intorno a voi. Adesso è il momento di selezionare, adesso è il momento di essere lungimiranti e di tenere a voi solo il meglio, solo chi è concreto, coerente, affidabile, corretto e soprattutto
Chi vi indirizza, chi invece di confondervi vi aiuta a vederci ancora più chiaro, cioè chi è portatore di lungimiranza, che è la cosa di cui avete bisogno. È probabile che Nettuno nel segno dei pesci abbia portato in questi anni, in questi lunghi anni, dal 2011, tante anche persone che magari vi hanno consentito di riconnettervi a voi stessi, ma probabilmente hanno anche confuso un po' le acque, no? Adesso c'è un grandissimo bisogno di essenza, di chiarezza, di andare proprio al cuore delle cose, quindi mantenete soltanto persone su cui è possibile fare affidamento, persone veramente che rasentano l'eccellenza o che la rappresentano e che siano solide, corrette, utili e lungimiranti. Avete bisogno di un team di eccellenza, perché con Saturno in pesci vanno in porto soltanto le cose che meritano veramente, e quindi meritate, no, di essere circondati da una buona energia, perché i vostri progetti si nutriranno di quell'energia e voi ne avrete veramente tanti. Quindi momento introspettivo, vi anticipo che arriverà anche l'amore a cavallo tra questa settimana e la prossima settimana astrologica, ma ne parleremo approfonditamente dell'oroscopo della prossima settimana. Però vi anticipo che se state frequentando qualcuno ci sono degli ottimi sviluppi, quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, vi auguro un capodanno dolcissimo, vi aspetto nei commenti e buon inizio 2023. Siamo arrivati, ragazzi, alla fine di questo oroscopo di Capodanno. Io auguro a tutti voi una fine meravigliosa, vi auguro di lasciare veramente con questo Mercurio retrogrado nel passato tutto quello che non vi interessa più, tutto quello che vi ha annoiato e che vi depotenzia, e di andare nel futuro, nel 2023, alleggeriti, felici e soprattutto un po' cazzuti, perché i pianeti in Capricorno danno quello e danno una grande forza, una grande determinazione, e nella vita sono indispensabili. Io vi ringrazio di essere stati con me in questo anno meraviglioso per il canale, per me, per l'astrologia evolutiva. Grazie veramente a tutti e buon Capodanno, vi voglio bene.